Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Come state, come state? Ciao Lio, sei il primo oggi. Mi hai anticipato di molto, di molto, di molto. Congratulazioni, veramente. Per anticipare a me ce ne vuole, perché ero sempre un po' prima. Grazie mille. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Sono pronto oggi a riportarvi qua. La nostra comandante Shepard è pronta? Ce la fa? Certo che ce la fa, la vedo in forma, concentrata, motivata, determinata. Allora io intanto, ok, perfetto, faccio partire anche i sound, i comandi, cioè avremo tutto quello che ci vuole, tutto quello che ci vuole. Bene, allora prima di tutto la volta scorsa abbiamo iniziato con una missione sul pianeta Terra, e direte vabbè, pianeta Terra, e ovviamente anche siamo andati su Marte, perché no? Terra, Marte, abbiamo esplorato un po' la nostra galassia, è una cosa particolare per Mass Effect. Eravamo stati soltanto sulla Luna, ai tempi dell'1. Al massimo Eto e Diego Milito, bellissimo duo anche quello, ma massimo rispetto. Ciao Ice, benvenuto. Va bene, andiamo da Udina, che l'abbiamo mollato in una posizione non di potere assoluto. Tanto. Ciao Leonardo, sentiamo se vanno i sound. Sì. Abbiamo un nuovo comando chat, anzi in realtà due. Ciao Leonardo! E questo qua, evitiamo battute sull'età, siamo qui per divertirci, non per giudicare, se l'età non è un argomento di derisione, rispetto prima di tutto, cioè bellissimo sto messaggio, potentissimo. Dove devo andare qua? Quando devo andare? Ambasciate, vabbè. Sì, sound devi fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne sono fino a 6, Se vuoi provare sound 6, fate ai ragazzi punti onore che si guadagna in frettissima, si sale. Leonardo è il numero 1 nei punti onore ancora, fa paura quanto è, in senso buono, Alla comanda! Sì, vogliono esonerare Yurich. Lipton Ice Tea. No, non è un Lipton Ice Tea. Ok. Ci sono un po' di messaggi nuovi. Approfondisci. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D24, which is D24. Docking Bay E24 has been repurposed into Vi alzo un po' il volume. to accommodate Orto muso, sentiamo. Nelle corse ai cavalli basta mettere il musetto davanti. Già bisogna vincere di 100. Musetto davanti, il muso. Fotografia, corto muso. Ah, corto muso, muso corto. Corto muso, muso corto. since the council was first established at the Amici, un saluto dai hack. Ok, basta, Vina. Ogni gioco me la trovo davanti. Cioè, sai, puoi andare qui, puoi andare là. Tarzan Boy, credo. O è Tarzan? Solo Tarzan, mi sa che è Tarzan. Napoli, ma sì, no, non è indolore, ha perso la prima posizione. Saranno arrabbiati. Devo chiederlo a qualcuno che è tifoso, tipo Tony. Se arriva Tony glielo chiediamo se... Ho detto, ma sei contento? No. Ciao Kevin, benvenuto. Sì, mi stava dicendo dell'Atalanta che siamo vicini al cambio di allenatore. Posso immaginarlo. Un diplomatico, bisogna un obelisco. Perché non va Tarzan Boy? Perché non va? È giusto Tarzan o è Tarzan Boy? Non mi ricordo mai quale dei due è Tarzan, solo Tarzan. Se c'è scritto Tarzan è giusto così. Allora. Perfetto. Va bene. Andiamo a trovare Udina. Udina. Il simpaticone. Benvenuto Kevin, spero che hai passato un buon weekend. Ho visto che stai giocando a un titolone parecchio in voga al momento, che è Battlefield 6. Un po' mi dispiace per Conte. Conte non rischia il posto, Conte, no, non Conte, però sì, è un buon grande tecnico. Sentiamo qua. Deve partire sto Tarzan Boy prima o poi. There is no anti-humanity conspiracy. Deve partire, Leo. The council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the council are denying them access. Calisa. Listen, lady. C'è la you think Calisa. I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians. I Paparazzi. don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm Ma camping Roma. out until I'm granted an audience. Fine. Ah, non è il gioco, capito. Pensavo avessi preso Battlefield 6, perché
sulla Play c'è scritto sta giocando, ma tu gli sai, dai Roma, e beh, ti strappi gli abiti, dici forza Roma, vai in giro a ballare l'inno della Roma, no, non è vero. Yeah. Ci provo io. Glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts. Comandante Ribelli. Back down on the streets. I appreciate the higher pay grade. Boss fight! Oh yeah! Mamma mia, mi piacerebbe avere il comando. Yeah! Sarebbe proprio il top. Una volta ce l'avevo, ma veniva da una fonte esterna. Poi l'avevano tolta, purtroppo. Era un peccato perché era proprio bello. Allora, cerchi di sapere, è tutta una pagliacciata. Sì, tutta una pagliacciata. Vabbè, mi dissocio da quella parola. Che poi ha detto erbaccia. La serie A è interessantissima quest'anno. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. No, I may never. Adesso c'è di nuovo la pausa nazionali. Ci sono di nuovo le squadre di team, purtroppo. Non sono mai contento quando succede perché preferirei che ci fosse più campionato, più partite. Ma niente, c'è sempre sta pausa qua. Secondo me ormai il primo e il secondo posto sono decise. Però capisco. Promozione. It was Udina who made you a commander, huh? Yeah, he's become an even bigger. Oh yeah, retro gaming. Cos'è? He suspected Executor Palin was conspiring against the council and had me investigate. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest him. Retro gaming, baby! Pallin. Udina rewarded me with the promotion. And near as I can tell, Ma perché è così messa male sta cittadella, ragazzi? Noi ce ne andiamo via e succedono le cose peggiori. Sentiamo Leo, sentiamo il ruggito di Tarzan. If you'll follow me, the council is È arrivata. Ok, bene, abbiamo il consiglio, ragazzi, come sempre li tratteremo con rispetto e brutte parole. Antipatico Udina. Ma io l'avevo smantellato il consiglio. Perché si è riformato senza il mio permesso? Ma ancora bella gioia, cioè. Spazzati via. Reports are accurate. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Earth may be suffering, but our worlds are falling too. The Turians have lost Tatris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Shepard sacrificed the Council to protect humans? Sì, e voi sapete perché siete ancora qua? But in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose. Ma se io li ho cacciati, li ho smantellati, perché ci sono ancora? Counselors, we have that plan, a blueprint created by the Protheans during their war with the Reapers. Quello è importante, Leonardo. We're Poi ti dico il still putting it motivo. together, but it appears to be a weapon of some sort. And this is capable of destroying Salaria. the Reapers. So it would seem. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed. It was incomplete. There was a missing component here, something referred to only as the catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you believe in this? Catalista. What you've seen of the Reapers? Voi avete un piano migliore? It sure as hell beats standing around and arguing about it. Brava. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together, now more than ever. Credo che sono d'accordo con Udina. Stop it, Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Va bene. Mi guardano male e dicono Nani? The Nani? Council cannot give Earth the military support it needs. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our fleets are also engaged.
Non solo, Leonardo, anche roba occidentale. Shepard, meet me in my office. Ci vediamo nel mio ufficio, che brutta frase. I'll be digging up what I can on this Digga, Prothean digga, device, digga, fai digging, scava, dig, ecco qua. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot in the council, but humanity will... Ma io l'avevo smantellato il consiglio. How can they be so blind? Commander, I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Palaven's Primarch Fedorian is the one that called the War Summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Trouble is... Ah, giusto, me ne approfitto per dirvi del canale, tanto che ci siamo. Sì. Appena finisce la scena, Leonardo, ti dico la mia. Non si può dire sul serio, cosa? Sotterfugio. I'm trying to help you, Commander. The summit leaders set our war strategy, and this Ma... council is beholden to their decisions. Oh, ma ci lasciano distruggere la Terra? Primarch, gain an Ma ally, non voglio. one with the power to grant you what you're looking for. Salve il primarca. Well, the Reapers ravage Earth. Ha ragione lei. Your counselor was right. We need to work together. Dobbiamo collaborare. Sì, che bella collaborazione è! Questo qui è il canale musicale, ragazzi, questo che vedete in basso, eh? Tutta musica IA fatta da me, nei vecchi tempi. Molte che non avete mai sentito, altre che avete sentito qualche pezzettino. E ovviamente parto proprio dalle più vecchie che ho fatto, più di un anno fa. Sono di nuovo uno spettro. Mi mancava questo potere bellissimo e selvaggio. Una collaborazione della fa. Alla fine siamo noi umani a lasciarci le penne. Bravo, hai capito il punto, Leo. Hai capito il punto, è proprio quello. Thanks. Hai ragione, guarda. Guarda, sto messaggio lo metto in evidenza, perché è la verità. Hai appena riassunto la trama del gioco. La trama del gioco è quella. Gli umani però, sti problemi sono problemi vostri, che cavolo. Io non sto continuando a sbloccare roba, non è un dramma se sblocco roba, ma... Che fine ha fatto Cometino? Che fine ha fatto il mitico Cometino? Ragazzi, sempre un mito Cometino, lo saluto. When humanity won a position on the council for its part in defending the Citadel, the Alliance chose Captain David Anderson for the position. David Anderson. Ah, sì, è vero. His advisor. Anderson eventually cioè, comunque non ha senso, perché io avevo scelto Anderson e avevo smantellato il consiglio. E ora mi trovo con Udina e con il consiglio vivo, attivo. Non mi piace sta cosa. Io è contro le mie scelte che ho fatto. Le scelte che ho fatto nell'1 erano completamente diverse. Cioè, non so perché mi devo ritrovarsi qua. Eppure l'ha caricato, Vedete, è sempre la mia Shepard, è sempre lei, però non corrisponde con le mie scelte. Sono assolutamente contrariato. L'avevo detto che ci sono stati dei problemi. Alcune scelte dell'1 e del 2 nel 3 non contano più un tubo. Censuriamo e sentiamo beep, beep. Quanto è bello il beep. Menai. Cosa menai? Menai. Poligono di tiro. No, che cosa sto andando a fare? No, non me ne frega un tubo del poligono di tiro, no. Ma non mi interessa. Ma fatemi uscire da sta roba. Ma non voglio fare il poligono di tiro. Ma non voglio, non mi frega nulla. Devo andare via da qua. Ma via. Perché devo andare al poligono di tiro? Allora, ecco, secondo me è un gioco dal grande potenziale, Ghost of Yotei. Però io devo dire, non ho ancora giocato Tsushima, l'avevo solo provicchiato, perché ce l'ho fra i giochi... ce li ho. Oggi ho comprato... dai, queste storie... Ragazzi, ma ultimamente è diventata molto aggressiva con la pubblicità la Play. Io gli dico no, non lo voglio, e lui me la mette lo stesso. E quello mi dà fastidio. Mi dà lo stesso le notizie ufficiali. Comunque sia, praticamente cosa succede? Ho preso Mortal Kombat 11 Ultimate a 7 euro. È fantastico, perché però poi mi piacerebbe portare Mortal Kombat dal 9 in poi, tutta la story mode. Una roba interessante.
Cioè, veramente. L'idea è quella. La mappa. La mappa. Signorina, la mappa. La mappa. Allora. Uffici delle ambasciate. Sì, devo andare da Calisa. Devo andare qua, non qua. Perché anche sono stufo di stare in sto posto. Eccolo. Anderson. Parliamo con lui. Udina, è sempre lui. The Council. All I can think is that the Marth... Cioè, ha sempre l'espressione malvagia. Sembra il senatore Palpatine in Star Wars. Uguale. Fatalism. Not what men and women should aspire to. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. 11 miliardi di umani. What are you gonna do? Humanity is What you gonna do, brother? Hopefully Dice. that works in our favor now. I'll try to get financial aid from as many worlds as I can. No, Leonardo, ho pubblicato un nuovo episodio. Onesto per vetro Mortal Kombat 10. Anch'io come trama, come trama, Kevin. Anch'io 10. Non ho ancora provato l'1 però. Che è il seguito dell'11. Cioè, nel senso, mi è sembrato troppo buonista l'11. L'avevo già giocato, ma... All of it bad. The Reapers are destroying satellites and the old nuclear... Invece il 10 era più cattivo. Mi piaceva la cattiveria del 10. A handful of quantum entanglers spread out over the Entangler. All other communication is cut. Situazione personale, Did you chiediamo. know a lot of people on Earth? Many. Sì, Kevin, pesa più di 100 giga. Sub-Zero, ma ovvio, io sono fan di Mortal Kombat dai tempi del Super Nintendo, ovvio Leonardo, ovvio Leonardo. Lo adoro Sub-Zero, il mio preferito è Scorpion però. Scorpion è... ti lancia il cordone. Ti sbudia, beh, non posso dire quella parola. E ti becca. Non a te, ovviamente, ai suoi avversari, E voi ragazzi voglio che state bene, invece avversari di Scorpion è più divertente. Pam 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 pam. Vabbè, siamo capiti. Bene, dunque se c'era sta qui. E pensa che una volta l'ho scaricato ti dice che vuoi ancora i video in 4K, devi mamma mia, che roba pesante, non lo sapevo sta cosa. Ma a me dà fastidio perché mi dice, io entro su Mortal Kombat 11 e dice, ehi, cambia voce nel menu, scaricati la versione mobile e inserisci il codice. Ma che cavolo, devo beccarmi le pubblicità come se fosse FIFA. Eccola, Calisa. Commander Shepard, Kalisa bint seen in Al Jalani. Calisa. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running Sapete cosa succede quando una giornalista chiede domande a lei? Is that the best we can I've had enough of your tabloid journalism. No! L'ha schivata! You're angry. Lio, cosa ne pensi? But I came here to get help for Earth, not answer your questions. Stay down. Mamma mia! Ma è esagerato stavolta! Esagerato stavolta, non si può! Perché non si può! È una cattiveria questa donna! È una cattiveria incredibile! Sono senza parole, veramente. Cioè, non è che tipo lei schiva. Purtroppo ho saputo. Aveva una buona età, però. Mi è dispiaciuto, sì. Vabbè, io sono senza parole, però. Cioè, ma proprio. Sempre più spietata, Sempre più spietata lei. Fatti da parte, dice. Che bello, cavolo. Questo è ciò che adoro di Shepard. Questo sguardo truce. Ehi, fatti da parte. Va bene, proviamo di nuovo la boss fight, ragazzi, ci provo. Mi raccomando, più siamo meglio è. Leonardo, contiamo su di te per vincere. Oh, mi fa l'aggiornamento di Peng.net. Mi fa l'aggiornamento. Perché stavo sistemando. Chi è questo? James. Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering. Beh, Leonardo è un grandissimo maestro, They don't really assolutamente. believe it. Non è il tuo posto ideale? I take it this is your first time here with the elite of the galaxy. I've been to the Citadel, but never up here on the Il Presidio. cugino di Chris Redfield, questo. Not right. It looks pretty, calm and peaceful.
but it's not right. Allora abbiamo Kevin, io, Leonardo. Se vogliono unirsi anche Leo e Ice, sono i benvenuti, ragazzi. Ok, ha finito di... Finalmente... Era anche ora che finisse. Ciao Emma! Che sorpresa! Sono vuoti dentro! Sono tipo le anime rubate da Shang Tsung di Mortal Kombat. Sono proprio... sì, comandante, non c'è nulla. È finita. Poverini. Veramente, hai ragione, no, hai ragione. Alcuni sono veramente monoespressivi nel 3, ma non tutti. Liara! Ciao, terapia, hai dato terapia di arti marziali la migliore, perché picchi roba. Come stai, Emma? La leggenda, Emma. La leggenda, Emma. Stiamo facendo la boss fight, Emma, se vuoi unirti. C'è anche Ice. Li unisciti, punto esclamativo boss. Perché la battiamo il boss? I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that. Logopedia ti fanno il massaggio ai piedi, no? Non penso che ti fanno il massaggio. Non penso che... Reputazione? What? Ah, la reputazione non è una roba positiva o negativa, mi sembra di capire. No, è positiva, che schifo, non ci piace a noi. Via. Reputazione positiva non ci piace. Sempre quel sound lì. Ma questo qui cos'è? Una suora? Cos'è? Ma che? Ah, ma no, è un Salarian. Oh, i miei preferiti. Cos'è? Hanno una motosega e amputano. No, dipende cosa ti tagliano. Sai che va di moda, ma dipende cosa. Come sempre, dipende cosa. Andiamo al Herta Memorial Hospital. Ciao Simo! Ciao Simo, quanto so... Allora, senti Simo, nel primo gioco ho smantellato il consiglio e ho messo Anderson. Mi trovo nel 3, Udina, leader, e c'è ancora il consiglio. E gli umani non contano nulla. Ma di nuovo, ma io cosa ho fatto di male in questo gioco? Mania dello shopping, non ho neanche comprato niente. Mania dello shopping, whisky peruviano, il whisky... Questo ragazzi, il Sunderland, sono felice che si vive il suo sogno, ragazzi. Questa qua è proprio dedicata a Cometino, questa qua. Cometino che è sempre con noi, anche quando non c'è, è da che è in giro. E chi non beve con me, peste lo colga! Ok. Le fornitura Sirta. Qua non posso chiedere, costa troppo, io sono il comandante Shepard. Noi umani siamo... No, in realtà c'è di peggio, perché gli umani sono appena stati conquistati e presi dai razziatori, che sono i Reaper. Ma come è messo quest'uomo? Oh, ci sono i medici, ci pensano loro. Dottor Freilich. Eccolo che va lì a vedere Mister Pettorali. Dice, ma ciao bel gioio. Gli dice. Don't know if you can hear me, but since you can't tell me to get the hell out either, I'm gonna take my chances. In piedi, soldato. Get your ass out of this bed and back to your post, Major. Seeing you in action again. Non proprio. Reminding me you're a hell of a soldier. Barrett, dopo l'effetto dell'estetista. Ma guarda il medico lì che rompe il discorso privato. Eva! Sei un mito, Eva! È bellissima questa! Ma com'è possibile, veramente? Eva, sei un mito! Sto ridendo delle risate, va bene. Signorina. Cioè fanno l'esame su una vestita così fino oltre i piedi. Cioè, ma ti rendi conto che non è molto medico? Poi io entro nelle stanze dove fanno gli esami di altri. Ma povero Kaidan, ragazzi, è stato ferito nel primo capitolo del gioco. Ho delle tristi notizie per te. Bad news. Si dice. Allora. Sì, questa qua ci sta. Accendo la luce.
Se volete ridere, ci sono le battute di Jack, Leon e Max, allora, tipo... Come una pianta. Come fa una pianta a conquistare un'altra? La corteccia. Non finisce qua, eh. Cosa dice una pianta quando è arrabbiata con l'altra? Ma piantala! E perché una pianta si è lasciata con l'altra? Perché l'ha piantata in asso. Lo so, ragazzi, avevo sta compo in mente da un po'. Sì, Eva. Felice che ti abbia fatto ridere. Ci sta, sì, sono matte ste battute, però sono classiche. L'olio per friggere. Ma no, occhio che brucia l'olio per friggere. Brucia un po' troppo. Ragazzi, sono battutone. Quella strana rana nera, come faccio fatica a dirlo, perché lo dico piano. Mi diranno, perché dici rana e non dici rana? Dici rana, perché poi dico ra. È terribile leggere la parola rana. Una parola complicata, Ok, boom, lasciamo l'ospedale. Basta ospedale. Andiamo in posti belli. Una rara rana nera. Era così la frase. Andiamoci nella cittadella, sì, tutto molto bello. Se ci fosse come Tino ci metterebbe questo comando qua. Possiamo andarcene? Spero di sì. Cittadella. Oh, chi c'è? Un gatto, aspettate. Abbiamo un gatto nella stanza? Che vuole venire nella stanza? La moglie del soldato. Cosa farai senza di me? E lui. Ce ne sono altre, non preoccupate. Fantastico. Arrivo, No, non guai. Classica, ma cosa c'è? Anche a me la logopedista ha detto che ormai per la mia R non c'è niente da fare. La mia, guarda... io rispondo sempre, non è una R... la R non è moscia, è nobile. È una R nobile, è una R dei conti, quindi... È la r, e poi parlo meglio lo spagnolo, così posso dire un rocco. Es muy rocco. Qua è la foresta es un forastero, te la ricordi? È Resident Evil 4 qua. Siamo un peso. L'unica alternativa è farmi star zitto. No, perché c'è ancora sto bimbo? Ancora. Uè, come lo chiamiamo questo qua? Come lo chiamiamo? Ma no, effetto slow motion. Ma ciao Matteo, siamo in slow motion. Che roba. Matalo, lo chiamo Matalo. Ehi, matalo. Lui. Ciao, matalo. Bologna, Bologna è grandioso quest'anno. Come stai Matteo? Benvenuto. No, mi è scappato. No, mi è scappato, io sono in slow motion e lui no. Cos'è sta storia? Devo fare Chiapparella questo. Ma che poi sto qui non so, è partito dal prologo, abbiamo visto che si salvava, allora si è salvato. Perché ce l'hai nella tua mente, Shepard? Si è fissata questo bambino. Non so perché. Un mio amico ha comprato Martha is Dead. No, è morta. È morta. È proprio morta Marta. Mardina. È morto, signore, è morto. Brucia, no, mi dissocio. Si è spento, la batteria è zero. Non mi piacciono ste scene. Vabbè, dai, era solo un sogno, Era solo un sogno. È un po' come quando sogni il gabibbo che ti esce dall'ombra con un lanciarazzi e dice Stars e ti colpisce. Quello vorrei giocarlo anch'io vorrei giocarlo onestamente, Martha is Dead. Can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean. Sì, sono italiani. It can't be built without council support.
Ma ti spoilerà il gioco? Il titolo? Quella che non capiva il telefono era scarico. La devo raccontare questa. Finalmente ti ho dato Matteo che lo giocavi prima di me. Così quando lo vedi da me non sarà più spoiler. Anzi Matteo, aiutami, mi raccomando, non ho voglia di parlarne. No dai, glielo raccontiamo. Bella nottata, così che si dice. Quando ha un incubo. Kaidan sta soffrendo, tutti sulla terra. When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. Grazie Leonardo, spero. È l'unico mio talento, è l'unica cosa che la natura mi ha dato buona è la simpatia, l'unica, guarda. C'era la collezione dei difetti e dei pregi. C'era difetto. L'unica cosa, simpatia, dai. Mettiamogli questo così per fargli un regalino, dai. L'unica cosa buona, Leonardo. Il talento, no. L'aspetto, lo sguardo da James Bond, no. I soldi, no. Il potere, no. Il successo, no. Almeno c'è una simpatia, vale. No, abbiamo anche la capacità di bere mentre siamo di sangue. Esatto, ci vuole bibita, ragazzi. Va bene, voglio un rapporto ufficiale. Certo che lo voglio un rapporto ufficiale, assolutamente. Completo, però. What exactly have you done to my ship? We upgraded communications and removed most of the Cerberus. Sì, Matteo, ho provato anch'io l'intro. E anche l'intro assomiglia tantissimo. Anche non hanno fatto il personaggio snodato che si mette a fare rotoloni stile Ada Wong su Resident Evil 4. Abbiamo la gloria. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. È un onorato di servirmi. Piacere. Ricordatevi che se state morendo dissanguati potete sempre bere una bibita. Sì, Sì, immaginati un remake di Resident Evil come prendevano. Che corrono così. Sarebbe terribile se corressero come nei primi giochi della Play 1. Ida? Edie, and I apologize for all those times I talked about how attractive. È molto attraente la voce di Ida. Non immaginato. Capcom, sì, ovvio, la Konami aveva Castlevania. No, non ce l'ha più. Aveva Suikoden, non ce l'ha più. Aveva Metal Gear Solid. Ce l'ha, ma su tutti i remake. Ha perso Kojima. Aveva PES. Ha il football adesso. Aveva i Silent Hill. Via, anche quelli. Ha perso tutto. Miau. Eccola qua, questa è Wise. Che carina Trainor, dai. Mi piace quel personaggio. Mi assomiglia pure un po', cosa dire. Che poi il volto di default di Shepard, non è molto impegnata sta Shepard. Un remake di Resident Evil 0, si usano i bauli se hanno più slot di inventario. Esiste? Lo vorrei, ma è scomodissimo Resident Evil 0, hai quei slot limitati. Ho capito le loro preoccupazioni, guarda, gentilmente, onestamente, sono inutili. Massimo che... c'è Comettino! Comettino, abbiamo preso il whisky prima nel gioco, L'abbiamo preso per... l'ho dedicato. Sognidors. Aspetta, abbiamo... per la gioia di Comettino. What about the Prothean device? Qua! Che succede là dietro? Qua, che succede là dietro? Ma è che mi sta simpatico. Oggi non so se riuscirò a stare, ma tranquillo Comettino. Io sto malissimo anch'io, infatti. Il motivo per cui non sono su Discord è che ho come un martellone che mi colpisce qua. È fastidiosissimo.
Fastidiosissimo. E la terra ce la faremo. Hashtag andrà tutto bene. You can count on it, sir. It's not just me, it's everyone back on Earth. E la Wise, sì. Left of the Alliance forces have to hold out until we deal with the enemy. I understand, Admiral. Good. Then make it happen, Commander. È la gatta più vecchia della casa, ma non è vecchia, è giovanissima. Ah, come Tino, ti faccio vedere. Bel gatto bianco. I gatti bianchi, molti sono sordi. La mia, lei no, ma gatta. Suo fratello è sordo. Suo fratello gemello è sordo. Lei no, è andata bene che con lei non era sorda. Cioè, comunque lui vive benissimo, perché qui c'è sempre rumore e i gatti si spaventano, tipo fuochi d'artificio. Oh, lui vive bene, ragazzi, bisogna dirlo. Se la gode. È un gatto che sta benissimo, lui. Non sente rumori. L'unica cosa che non sente neanche quando fa miau lui. Che faccio vedere un attimino. Volevo un gatto nero, me la ricordo quella canzone, sì, me la ricordo quella canzone. Sì, fermo lì con Wise. È qua, non scappa da nessuna parte. Siamo tornati sulla Normandy finalmente. Che stanza strana. Dove sono finito? Che stanza sono? Sono stato alla cittadella, amico Cometino. Ok, risorse di guerra. Questa è una cosa nuova. Leggiamola insieme. L'insieme del personale, delle armi, delle forze armate e delle flotte che ha ottenuto rappresenta le tue risorse di guerra. La reattività galattica complessiva determina l'efficacia di queste risorse durante la battaglia finale. Dobbiamo arrivare almeno al minimo. Se facciamo di più, magari evitiamo di fare una brutta fine. Corpo Geniere Alleanza. Divisione Marine. Ammiraglio Mikhailovich. Prima flotta, terza flotta. La seconda? Quinta. Diana. Mamma mia, Diana. Ma questa non è che l'ho trattata proprio benissimo, però. Fregata dell'Alleanza. Risorse minerarie. Insomma, iniziamo, Non è che la giornalista dia molto potere. Bella come. Telegramma. Ma mi ha dato un telegramma? Fa vedere. Il telegramma che ma che bella l'immagine! Un po' pixellosa, ma ci sta, guarda. Ci sta. Sentiamo? Posso suonare la gatta come sa? Suonata lei come sax stavolta. Non potevo prendere il controller. Sì. Meglio che non dico cosa fare che io... guarda Matteo, sono d'accordo, è una cosa impensabile. Io ripeto, già sto male quando leggo notizie brutte su cose che fanno alle persone, ma quando toccano gli animali, io non lo so, io esplodo. È una cosa che proprio non accetterò mai e poi mai, ma proprio mai, veramente, è una cosa inaccettabile, ragazzi. Povere creature, veramente, povere creature. Veramente, ripeto, a volte perdo la fiducia, ma non devo perdere la fiducia perché sono tante persone buone in mezzo a pochi deviati. Non so come definire in maniera tollerabile su questa piattaforma. Operazioni speciali. Shepard, le forze dell'alleanza sono sparpagliate. È diventato un nascondino. Falle raggiungere nella galassia. Beh, vabbè. Dirigendoti in un laboratorio di Cerberus. Oh, i nostri vecchi alleati. Reintegro. Comunque, insomma, quindi la tua prima esperienza, Matteo, è buona. Sai, Matteo, dico su Silent Hill 2, sai, io mi ero bloccato, avevo fatto 2 ore di prova in live, in realtà meno di 2 ore, scusami, devo andare di là, ragazzi. Meno di 2 ore, e praticamente cosa è successo? Che è arrivata, ero arrivato al bar e c'era un enigma che non avevo capito. Ok, siamo il nuovo Spettri. No, hanno scritto in caps. Attenzione, allerta. Mamma mia, è impossibile leggere messaggi in caps. Oggetto il mio cane. Il mio cane? Devo andare a salvare il cane. Seguire e toccare le prese da 750 volt. Che cani è? Flotta Aquarian. Un regalo di bentornato da Ida, cioè la IA mi ha fatto un regalo. Vabbè, potenziamento. Gilfo. Missione prioritaria. Cerberus attaccato Eden Prime. Occupato la colonia. Sì, abbiamo un po' di roba. Tante missioni, ragazzi. Vuoi sapere cosa sto bevendo? Il derelitto cervello juventino ha imitato... A cosa ti riferisci, Lio?
No, a cosa ti riferisci? Chi è che ha imitato? Chi è che ha imitato? Cosa è successo? Qualcuno che si è buttato? Musiche sono... Silent Hill si punta sempre sulla musica. Guarda, lì su quello vai al sicuro con loro. Andiamo da Joker. Tanto sarà come al solito sul ponte. Io guardo se ci sono altre cose per il codex. Sono andato a un bar. Sì, quello lì. Mi ero fermato lì io. Mi ero fermato perché non avevo risolto l'enigma. Ho detto, vabbè, sono ribambito io. Però mi sembrava abbastanza difficile. Mamma mia, che fastidio, mamma mia. Ma lì si va oltre il tifo. Bisogna condannare. Condanniamo fermamente. Assolutamente. Non si può scherzare su quella roba lì. Lei non è tifoseria, ragazzi. Finalmente ammetto che non posso aiutarti, ti stupisce? Ma avete visto la bocca? Facciamo. Well, let me know if you want me to get them on the table and then hang up on them, you know, for old time's sake. Personalmente dopo No, ma lì assolutamente non bisogna mai dare la colpa alle squadre. È lo stesso discorso che abbiamo fatto con quello che è successo con il calciatore dell'Inter, no? Qua! Che succede là dietro? No, ma bisogna punire quel tifoso lì, ma non è che devono pagarla tutti. Ma lì quando andavamo a scuola, che poi per un errore di una persona punivano l'intera classe, ti sembrava una cosa corretta? Perché dovevamo pagarla noi, che ci comportavamo bene? Perché dovevamo pagarla noi? No, ma la paghi il diretto responsabile, ragazzi. Così impara la lezione, ma la tifoseria non c'entra nulla. Che succede? Che cosa, Eco? Ah sì, giusto, è vero, me l'hai detto. Otto? Infatti, è vero. Ragazzi, è vero che succedono delle cose strane, tipo adesso che la BBC hanno spazzato via tutti quelli che hanno spazzato via il direttore, un'altra, cioè gli hanno fatti piazza pulita. Però ripeto, ragazzi, non è che bisogna a sto punto facciamo come dicono quelli anticalcio, facciamo così, togliamo il calcio. Uno dice ma chiudiamo gli stadi. No, perché chiudiamo gli stadi? Non è il caso. Succo di pera. È un succo di pera con un certo nome. Non è un succo di pera. Non proprio. I vestiti di Liara. Quanti ne ha? James? No, la maschera di Robin, tipo, no. Ma cos'è sta roba? No, però teniamoli normali, dai. Ma questa qui però è bella, perché mette in evidenza il suo potere biotico. Mi piace. Si vede tantissimo il suo potere biotico da lì. Dovrebbe essere la squadra stessa. Ma non può la squadra, come fa la squadra a sapere se c'è una persona che... La Juventus non ha fatto niente, appena lo beccano, vedi che gli tolgono, gli bloccano l'abbonamento, ma figurati, ma probabilmente squalifica vita nello stadio, Impossibile che la Juventus non faccia niente, impossibile. Non possono fregarsene per una cosa del genere, non possono. È impossibile. Ovviamente è giusto condannare un gesto folle, è giusto, però non è che sono tutti, che sono tutti così. Io, ragazzi, mio nonno era tifoso della Juve, non ha mai detto nulla di cattivo in tutta la sua vita, non ha mai detto nulla, veramente. Ma che posto è questo? È tutta vuota sta Normandy. Posso prendere qualcosa? No, neanche. È una Shepard, diciamo, sospesa nello spazio, non sta facendo nulla. Mi sento così tagliato fuori. Qua cos'è? Modellino. Ho tenuto un modellino. Non è un succo di pera, come hai visto, era un ananas, come no? Ananas, banana, era un chicken banana. Boia, ma non c'è proprio nessuno su sta Normandy. Ma cosa è successo? Dal 2 al 3 è diventato un deserto. Il bagno delle donne. Le donne. Accendiamo? No, non va. Mi sembra logico. Proprio così. Giustissimo,
Ma fa paura sta cosa, Matteo. Io non so, perché purtroppo non conosco il mondo io ripeto, la tifoseria in sé per me sembra una cosa bellissima, il fatto che siano tifosi, gente che riempie gli stadi e con le bandiere e i cori. Ma sembra una cosa bellissima. No, Kevin, no. T'avevo chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, vai! Cioè, no, via! No! You're the drone from the Shadow Broker ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. Sì, c'è un filtro. C'era un messaggio di Leo che è stato cancellato da YouTube automaticamente. Sì, è considerato non passabile. Poi vi spiego cos'è sto filtro. Al pub si menano. La Premier League ha avuto il problema della tifoseria, ragazzi. Si chiamavano hooligan. Era un bel problema, ma l'hanno ripulita. Hanno avuto il coraggio, a parte che erano stati esclusi da ogni cosa. Liara. Liara! Super Liara! Cioè. Perciò sì, ragazzi. Sì, lo so. Ecco, così sì, così te lo lascia dire. Così te lo lascia dire, Leo, non T. No, comunque no, Kevin, non è normale. Ad esempio, c'era un messaggio di Leo, l'ho letto. Aveva detto, diciamo, per dirlo in maniera leggibile, la stand-up comedy è una cosa, insultare no. Vabbè, è un'altra. Non leggo l'altra parte. Perfetto, questo qua andava bene. Ok. Sì, esatto. Sì, in Premiere assolutamente è vera sta cosa. In Premiere è vero, assolutamente. Non c'è tolleranza. Non c'è tolleranza, ragazzi. Non c'è tolleranza assolutamente in Premiere. Non si scherza proprio. Adesso, scusatemi, mi si è piantata la mia chat da me. Devo fare aggiorna chat perché non so cosa è successo. Ok, perfetto. Abbiamo risolto. Non so, a volte adesso YouTube ho messo le norme per proteggermi perché il 17 novembre... Perciò ogni tanto blocca qualche messaggio, ma a volte sono dei messaggi veramente innocui, tipo quello di Matteo. Matteo sta facendo un commento sensato. Pene severissime per chi trasgredisce, sì. A me ha sorpreso una cosa, ragazzi. Stavo vedendo una partita della Fiorentina e vicino al commentatori sì, determinate parole o parole che assomigliano. Ad esempio oggi aveva bloccato un messaggio perché c'era scritta la parola bella, ma bella, ragazzi, non è un complimento. Bella è un modo di salutare, tipo bella, ve lo ricordate? Scary Movie in italiano, bella, tutto così, non era nulla di male. Se prima avessimo avuto hooligan la tifoseria, le cose non venivano nemmeno fatte. Sì, ma l'Italia non ha mai avuto gli hooligan, quelli proprio... Per fortuna, per fortuna. Dobbiamo solo attivarlo. Cosa attiviamo? Lo attiviamo, Liara. Ma che belli occhi che ha Liara. Blu. Adesso... Sì, poi vedete che se vi blocco un messaggio basta che lo rigirate in una maniera... Capite che magari per una parola. Grazie per la comprensione. Devo... You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Sì, esiste la romance con Liara, è un'opzione, potremmo scegliere lei stavolta, vediamo, lo decideremo molto più avanti. Terminale. Allora, kit di modifica corazza. Ok, bello. Bonus capienza munizioni. E scudi più 5. Mi piace sto bonus, ragazzi. Più munizioni per noi. Mi gusta. Per sfortuna vorrei dire. No, ma guarda che gli hooligan sono una cosa condannata nel mondo del calcio, niente, mi esce il messaggio in grigio, è una cosa nuova. Mi esce il messaggio in grigio ed è filtrato. Non c'erano motorini. L'hanno fatta, Kevin, l'hanno fatta sta cosa. Assolutamente. Sì, e non sono hooligan, il bello è quello. Quelli era gente che voleva fare
qualcosa di brutto, ovviamente non si giustifica nulla, non si giustifica. Gli assegni poteri buoni, no, non voglio riassegnarli. Ma poi quali poteri buoni non ne abbiamo? No, ma cazzera, ma non scherziamo. Però no, è gratis almeno. Chi è qua che do? E questa è Ida, ragazzi. Non è Ida, scusatemi, è quella là che abbiamo sconfitto, la Doc, lo ricordate? La dottoressa. Poco cane, ragazzi, cioè, trovarsi questa incredibile creatura. Ah, fra i reclutabili, tu dici... Dai, principalmente ho sempre amato Liara, perché Liara è un personaggio veramente interessante, oltre che intelligente. Ma poi è proprio forte, però Garrus è il mio preferito. Garrus è sempre stato il mio preferito, perché Garrus è uno che... Lui non chiede, lui fa, lui spara. Pam! Li becca. A volte dico tifoserie inglesi hanno perso calore, non hanno bandiere. Beh, insomma, tifoseria Liverpool... Ma no, è bellissima tifoseria Liverpool, ragazzi. Quella di oggi, non quella estrema, quella degli anni 70. Quella di oggi è una gran tifoseria. Ma anche Manchester United. Io ho visto un documentario su Manchester United e avevo visto come i tifosi sono veramente appassionati, sempre sciarpa, camminano, seguono i loro idoli ovunque, nel campo, e soprattutto hanno un profondo rispetto, almeno per i loro. Chiaramente è una incredibile. Dida ha rischiato... Ah, perché ha lanciato qualcosa, vero? Ha lanciato qualcosa dallo stadio, per quel motivo lì, Leonardo? Pericolosissimo. Sì, mi sa che ti riferisci a quello. Sì, fu bruttissimo quella volta, ragazzi. Comunque, Garrus è il mio preferito, ripeto. Garrus proprio è un personaggio che sono in sincronia totale con lui. Lo vedo e dico sì, ha ragione. Ha ragione. Ah, hai fatto bene. Commander, welcome back Ogni to volta. Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams. Ingegnere. I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, Avevo letto un articolo, pensa, con i decibel più alti dello stadio, le prime 3 erano. Ah, sì, lo fanno tanto anche nel wrestling sta cosa. Ah, beh, Tali è vero, Tali, è che io Tali la tratto sempre male, poverina, cioè, perché Tali è sempre buona e dolce, e la mia Shepard è più spietata. Mordin mi piace anche a me, sì, Mordin mi piace. Perché non hai voluto? Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't. C'è una rissa, Valesi. Brutta cosa, Leonardo, brutta cosa. I don't just leave my post, you know? Non devi scusarti, dovrai farti perdonare, ma gentilmente glielo diciamo. Yes, ma'am. Glielo diciamo con amore e affetto, Approfondisci. Ida. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you VI? from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? L'hanno capito dopo 3 giochi? And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. Era lei. Expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus. Ce ne sono tante lì, la tifoseria è così, Però, ripeto, l'importante è che prendano provvedimenti. Io vi dico, una tifoserie belle sono quelle che in America ci sono nel basket. Ragazzi, se voi andate in uno stadio con tutta la famiglia... Sax Guy, sempre bello. Veramente, ripeto, ci sono cori, ci sono programmi, ci sono spettacoli, si ride, si scherza, è molto bello e molto pulito, è veramente family friendly. Io vorrei che il calcio fosse così, fosse family friendly il calcio. Sarebbe una cosa, cioè immaginatevi veramente se potessero andarci le famiglie a vedersi le partite senza il rischio di sentire parole assurde, senza cori ingiuriosi, sarebbe bellissimo. Perché ripeto, è così bello, cioè è un ambiente incredibile, e vi assicuro, la tifoseria esiste, guardatevi i Celtics, la tifoseria esiste, è anche molto 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 marcata. Il bagno con i popcorn insieme alla mascotte, è vero, vabbè, è tutta una cosa. Cioè ripeto, hanno trovato il modo di avere sempre gli stadi pieni, vabbè che sono tantissimi in America rispetto a noi, però hanno trovato il modo di avere gli stadi pieni e intrattenere. Anche nel wrestling ormai è diventato più per famiglie, mentre nel passato, credetemi, ho sentito certi cori.
Comunque, se vi vedete i CW One Night Stand 2006, sentite anche voi. 2005, scusate. Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Corrente Cortez. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in. Da dove arriva questo? There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. Ma cos'è quella roba che balla là in fondo? So you do care, Mr. Vega? Or is that l'avete visto? talking again? Ma siamo già in era PG. Comunque è ancora RPG era. Cambiano il nome, ma gli show sono 12 in più, Gli show. Non è cambiato nulla, Lì siamo così dal 2006, 2008, Non è mai cambiato. Anzi, le regole oggi sono più rigide ancora di quanto lo erano nel 2008-2009. Cortez. Non lo sento abbastanza latino nonostante il nome. Non mi tocca. Ma io ne parlo bene. Io ne parlo bene, assolutamente, era bellissimo. Certo che era il migliore. Certo che era il migliore, ma assolutamente. Assolutamente sì. Assolutamente vero. Eccola la parola. You were stationed on Earth. Do you have family there? Ma era bello. One Night Stand. Era quel faro di speranza, ma ovviamente dal 2008 che c'erano le regole rigide, non l'ha più permesso. Ma Leonardo, sei un campione. Stavo dicendo con l'energia, ma non ho ancora messo il sound dell'energia. Volevo farvi sentire un sound recente che l'ho messo la scorsa settimana. Era questo qua. Questo sì che è un bel sound positivo e istruttivo. Ma là comunque è come da noi, ormai sono modernissimi. How long have you been? Ma tu lo sai, Lio, che ho un'amica molto vicina a me che abita da quelle parti lì. Un gran tifo in WWE. Chicago è la città migliore per me. Chicago, anche nel basket, ragazzi, quello stadio, quell'arena è qualcosa di incredibile. Chicago, ragazzi, vivono. A parte che è anche una delle grandi città del rock, Chicago, proprio una città che vive e respira di musica, di arte. Chicago ha fatto la storia della musica anche. Un nucleo piccolo, dice. C'è un nucleo piccolo, non voglio più sentirlo. Un nucleo piccolo, via. Sì, Chicago è il mio stadio è la mia preferita. E poi ovviamente anche quella. Ovviamente anche New York si fa sentire Madison Square Garden, vabbè, ma è normale. È una grande città, grande vita. Anche quando vanno al Madison Square Garden cercano di renderlo uno show speciale. Deve essere qualcosa di incredibile. Sì, CM Punk, fra l'altro, è sempre stratifato, ma ci sta, perché comunque, voglio dire, lo capisco benissimo perché CM Punk è così apprezzato. Io infatti lo apprezzo anch'io, onestamente lo apprezzo anch'io. Ho avuto dei periodi che ero contrario a alcune cose, ma ad esempio poi a lungo termine, anche con l'incidente che ha avuto quando ha lasciato la AEW, diciamo che inizio a pensare che avesse ragione lui, perché se è vero che gli hanno preso di mira il cane, non lo so se è vero o meno, ma se fosse così avrebbe tutta la mia comprensione del mondo CM Punk. Sì, dobbiamo metterla alla prova. Ok. Messi. Sì, no, l'incidente che citi te, io fu orrendo. Sì, anche io ripeto, lo dico sempre, Tony ne parla come una leggenda, ma io New Jack non lo condono per il suo comportamento. Non si giudica fuori, ma si giudica anche dentro, ma dentro proprio non lo condono, perché si è sempre comportato, ha messo a rischio delle persone. Allora, bella domanda, Matteo, bella domanda. Secondo me potrebbe proprio essere Michele Posa, perché Michele Posa era il storico direttore di Tutto Sport, ma storico, prima del 2004, prima che andasse a Telepiù e poi Sky,
Lui era il direttore di Tutto Sport ed era comunque una persona estremamente di conoscenza, mentre Luca Franchini, lui invece, come si sa, era ovviamente attivo a livello di wrestling, era veramente attivo, non di lingua italiana, però è il bardo, che c'è lo stesso, Michele Posa, qualche parola bella la usa. Franchini è anche lui ha grande esperienza, diciamo, direi meno Dan Peterson è più, io lo rispetto ed è vivo ed è una grande persona. Dan Peterson avete il suo grande amore al basket. Poi ovvio ci siamo noi fan che possiamo aver visto tutto, ma ragazzi la Bibbia mentale che c'ha Michele Posa è una roba difficile da raggiungere. Date, lui sa le date, noi sappiamo gli eventi, lui sa le date, si ricorda la data. Però veramente sentire parlare anche Dan Peterson è sempre un piacere, perché lui, Dan Peterson, ha fatto un lavoro impossibile, ha dovuto tradurre mosse che oggi le chiamiamo col nome inglese, in un'epoca quando si italianizzava tutto. La close line, lui la chiamava il laccio qualcosa, lo chiamava il laccio, ma Recalcati ancora, Recalcati le sue esperienze nel calcio, Recalcati è un cronista sportivo di calcio, chiaramente, non doveva finire lì, ma Valenti è un intrattenitore. Non è l'intrattenitore che vi tiene per ore, che è quello Jack Lone Max, ma è un intrattenitore. Ed è un grande intrattenitore. Però il problema è che lui l'ho visto che parlava tipo, commentava il biliardo. Valenti, finito a commentare il biliardo. Benzi, bravo, lui però ha sempre fatto missione che lui aveva perso una bella parte del wrestling, che si stava riappassionando. L'ha sempre detto, è una cosa che gli fa onore. Sì, vabbè, però alla fine funzionava, perché quanta gente ha attirato. Io mi ricordo che una volta mi sono visto mio nonno che si vedeva, mio nonno aveva più di 80 anni, che si vedeva al wrestling. E questo vuol dire che funzionava quel sistema, perché se tu lo fai tecnico non attiri uno di 80 anni, non lo attiri, non è che capisci, si appassiona. Invece sì, con quel metodo di intrattenimento funzionava. Non approvo, però sì, Sport Italia era bella da vedere. Era ancora un'epoca dove non c'erano pubblicità a non finire. Sport Italia era un bel canale, veramente, lo seguivo. Aveva il calcio, aveva il tennis, aveva il wrestling. Sì, però pensa che Benzi fa vedere Leo, fa vedere. No, era stato censurato, te lo controllo io. Allora. No, quella parola lì non si poteva leggere, te l'ha censurato per quello. Aspetta. Ho capito. Non si può scrivere. non si può scrivere quel messaggio. Sì, non si può scrivere. Ho capito il motivo. Ti spiego il motivo. Sì, lui ha passato un'infanzia terribile. No, Leo era stato trattenuto, il messaggio. Ecco perché non l'avevo letto. Era stato trattenuto automaticamente da YouTube. E sì, c'era di mezzo una cosa abbastanza cruda. Per un motivo lì. Però sì, lo capisco, ragazzi. Ma anche i peggiori mostri, killer, hanno avuto delle infanzie terribili. Non puoi dirgli, vabbè, dai, hanno avuto una brutta infanzia, va bene, no? Non li condoni. Però è vero quello che dici tu. Lo dico sempre, ragazzi. Ma sì, gli ha mancato di rispetto, ma quello là non sapeva neanche cosa stava facendo. Quello là certo che non è che gli ha mancato di rispetto, non sapeva quello che stava facendo. Se tu dici Transit, non sapeva che stava facendo. Era un tifoso, l'ha mandato sul ring, porco cane. Che trattamento che ha ricevuto. Cioè, quello non sarà più entrato in un'arena, ragazzi. Chissà quanti che volevano magari interagire hanno avuto paura dopo quell'esperienza. Purtroppo è così, non si giustifica l'odio, non si deve mai giustificare. Il padrino Salvatore Torrisi, bravo, ma no, è bravo anche Torrisi, no, dai, bisogna dirlo. Sì, non era male, dai, anche Torrisi ha fatto dei buoni lavori, era diciamo il terzo commentatore, ma andava bene. Cosa c'è qua? Io ho paura qua, ci sono i razziatori sulla mappa. Voglio vedere cosa succede se provo a incontrare un razziatore, fate vedere, sono solo curioso. Sì, lo so.
No, è vera sta cosa, poi devo lasciare il volume qua. Nuovo sistema di scansione. Cos'è sta roba? Ma non c'era un razziatore qua? Oh. Ah già, devo salvare il patriarca, Datrieu. È un piccolo pianeta di rocce. Tutto qua? Come faccio a prendere le risorse? Come si fa, ragazzi? Ma come si prendono le risorse su questo... su questo gioco? Sicuramente ci sarà il modo di prendere le risorse. Non devo lanciare le sonde? Ecco Matteo, sì. Vabbè, ma cosa c'entra? Comunque anche, ripeto, un tifoso non è che deve aver combattuto delle persone importanti, Non è che deve aver combattuto delle persone importanti. Un tifoso è un tifoso. Immaginati il tifoso che può andare sul ring. Intendiamoci il caso di quel ragazzino là, Nicolas, ve lo ricordate? Campione di coppia. È stato ridicolo, non è una cosa di che bello. No, è stato ridicolo, però allo stesso tempo posso immaginare la gioia che può aver provato quella volta lì, può aver provato in quella situazione incredibile. Cioè, se è un tifoso devi rendergli la vita speciale, non rovinargliela, Ma cosa c'è qua? Oh boia! Arriva razzetto. Scappa. Ciao. Sono scappato dal razziatore. Boia, ragazzi, che paura sti qua. Sì, ma è vero, in ogni caso. Cavolo, ma non pensavo fossero così aggressivi sti razziatori. Ma avete visto cosa mi ha fatto? Cioè, ha cercato di bagnarmi. Però io sono contento perché c'era il trofeo, quindi. Ogni volta che c'è un trofeo, che fai? Non lo fai? Certo che lo fai, intoccabile. Intoccabile perché mi è andata bene, altrimenti era game over, non perché intoccabile. Ripeto, è una questione di tifo. Il tifoso gli devi fargli vivere un'esperienza speciale, se vuoi coinvolgerlo, altrimenti non lo coinvolgi, lo tieni dietro la barriera, come ha sempre fatto la lì, che non ha mai, tranne quella volta lì che ha fatto quella roba con Braun Strowman, vabbè, ma è stato un caso, Sto sbagliando tutto, scusatemi. Allora, devo andare su dati. Diario. Abisso di Shirke. Penso che sia non è questo, vero? Non è questo. Obelisco? No. Non è questo. Deve essere questo qua. Primarca Fedorian. Facciamo questa, dai. Facciamo questa missione. Siamo qua. È una priorità, perciò la trama principale. Menae. Soccorre il primarca Turian. La più grande luna di Palaven. Sì, ci siamo. Trama principale. Abbiamo solo Liare James. Cortez non è in squadra con noi, Ma mi sta bene, tanto. Ah, di nuovo questa cosa delle armi, di nuovo. Devo scegliere io cosa portarmi dietro. Abbiamo un fucile a pompa, una pistola pesante. Visto che noi useremo quasi sempre il fucile d'assalto. Com'è la modifica? Non ho ancora nessuna modifica, ci sta. Qua abbiamo questo, già a posto. Possiamo potenziare un po' lui. Facciamo maestro d'armi, non ancora. Boss fight? Proviamo Kevin. Ma comunque Kevin era bello averti. Mi piace che da domani torni nuovo col lavoro. Sarà tosta. Però ti capisco. Grazie per essere stato in questi giorni con me, Kevin. Ti ringrazio di cuore per essere stato in diretta. Apprezzo. So che ne parlo al passato, ma vabbè. Va bene. Bella missione questa.
Grazie di cuore, sì. Oh no. No. Boss oh, io non ho fatto boss. L'ho fatto, ok. Paura. Reach, si sta ripetendo tutto. Halo Reach, sì, Halo Reach. Sembra molto Halo Reach. Was it like this on Earth? Yes. Ma è terribile, comunque, questa cosa. Fatemi leggere un attimo dei messaggi. I'm so sorry. Yeah. I'm so sorry. The LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Allora abbiamo Leonardo, Kevin, io, Cometino, Ice. Ma. Oh, mi piace sta cosa. Anche devo abituarmi un po' al 3. È molto più action, però non è un'offesa, non è una cosa brutta dire che il gioco è action, anzi. Doppia combo. Mi sa che i nemici sono ancora qua. Get in, get out. Get in, get out. Get in, get out. Ma ci sono umani? Eh sì. No, umani no, sono Turian però. Vabbè, siamo capiti. Oh boia, questi qua sono pericolosi. Allora, io incenerimento non ho sovraccarico. Ho anche sovraccarico per quello. I poteri biotici della nostra tanto amata. Che li fa. Qual è quella che li porta su? Perché c'è un trofeo che dice che devi portarli su. Non è questa, vero? Sarà singolarità? No. Non è singolarità. Lui ha munizioni incendiarie. Mi piace. Pazzesca, eh? No, ma abbiamo perso ancora con Bella Gioia. Io devo sistemare. Io non so perché è così forte sta Bella Gioia. Cioè, stiamo perdendo sempre contro lo stesso boss. Soldier, which way to your commanding officer? Straight ahead. Ok, come sempre. Campo largo. Ciao Tazza! Che compagno di cosa? Compagno di cosa? Compagno di che? Ciao Tazza! Ciao mitico Tazza, come stai? Che bello rivederti. Esatto, che bello vederti. Guarda, mi stavo finendo di rispondere su Telegram. Ok, eccomi qua. Cosa si dice? No, io non sono di quelle parti lì, guarda Tazza, no, non so neanche. Non so. Io so nada, non conosco nada. Assolutamente, sono un innocente. Jack, guardate, ho lo sguardo proprio da cucciolotto innocente, guarda. Si vede proprio lo sguardo da cucciolotto innocente. Come no? Ok, comunque ci siamo, ben nascosti. Cos'è quella roba? Ah, è un Reaper gigante. Ma che bello. So che Tazza vedi sta roba e poi ti emozioni, ti emozioni, dici, ah, incredibile. Che bello che è. Voci ti hanno inneggiato alla bandiera. No, io le bandiere le lascio ad altri. L'unica bandiera che dici te è quella della Ferrari. Quella della Ferrari, sì, la sventolo proprio. La sventolerei perché non ce l'ho. La sventolerei la Ferrari. Assolutamente. No, quella è roba vecchia. Ma lasciamo il passato al passato. L'unica, che poi dico io che stravedo per Sparta e per l'antica Roma. In realtà, stravedo per Sparta e per l'antica Roma. Oh, abbiamo ottenuto il Viper. Viper è un cecchino, un fucile d'assalto, un cecchino. Non posso portarlo dietro. Oh sì che posso. Moshi che posso. Ci sta. Ah, però vedi, c'è sto problema. La velocità di ricarica diventa lenta. Ragazzi, sono fregato. Sono sempre fregato. O rinuncio, fucile a pompa. Il cecchino, no il chicken! Ma vai via, cioè no via, no! Va bene così, senza fucile a pompa ma col cecchino. Il cecchino, Sparta era rosso. Sì, il logo era rosso, Sparta proprio nota zona rossa Sparta, era proprio... Vedevi Re Leonida che diceva compagni alla battaglia! Era proprio così. Con i suoi famosi baffoni di Leonida. I famosi baffi di Leonida, i due baffoni spessi fino a qua. Quella da Ferrari bisogna notare la bandiera. Esatto, infatti ferrarista. Anche se mi piace pure la McLaren.
Che faccia fa? Primarch Fedorian is dead. Fedorian è morto, signore, è morto anche Fedorian. Mi manca il baffone. No, non mi manca il baffone, non mi manca. Manca Cumetino il baffone. Com'è l'espressione qui? Cecchino, sì sì. Abbiamo perso 400 uomini in mezz'ora. Vabbè, erano i tuoi uomini, mica i miei. Solita cosa. Solita cosa. Irrilevante. Appunto, esatto, come ho detto. Scusa un secondo. Promuovo la webcam per un motivo. Ma niente, che mi ha dato qualcosa in bocca, non so. Fastidioso. Master, allora facciamo un shoutoutone. Anche se poi stasera il buon Master sarà su Twitch, sulla piattaforma Viola. Sto per dire il nome, poi vedi il video che ti sparisce e vedi il nome della piattaforma. È su piattaforma Viola. Ok, dannati razziatori! Devo dire, mi dispiace per la bene. No, dannati razziatori, lei è arrabbiata. Ma lui non penso che apprezzerebbe, Tazza, anzi, a me che se ne sbatte lui, se glielo dici, ma no. 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 Viola, quello violaceo. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. I'm not leaving this moon until I know where the Primarch is. I'll fix your tower. Ci pensa lei, è già pronta, armata fino ai denti. Alright, let's go. Che poi è terribile sta cosa. Devi sacrificare la velocità di ricarica se ti pigli tante armi. Però ripeto, il cecchino per me è importante. Perché ti avevo chiesto il cecchino, non il chicken, scusatemi. Per questo motivo qua. Ma poi lei, scusami, ha solo la pistola. Vabbè, ha lo shuriken però. Shuriken. Ma no, non ne ho, mai fatte questa in vita mia, assolutamente. No, sono tutte legittime. Che poi ormai mettersi le proprie foto è diventata un'abitudine, cioè guarda Instagram. Ma un'altra arma? Ma quante ce ne sono di armi? Questo qui è un cecchino. Pesa meno, un cecchino che pesa meno. Me gusta. Però fa meno danno. Che senso ha un cecchino che fa meno danno? E vorrei capire. Vabbè. Qua la distanza. C'è anche una modifica? Scimitarra, che ti aiuta perché ti fa capire come si sistema. Non ho mai detto quello! Non è normale, Tazza. Non è normale metterlo, non è per niente normale. Ah, Tazza, senti qua, tu che sei grande fan di questa pratica mistica. Senti qua. Da un mio sound, però poi arriva sulla tua canale. Adesso non dico. Sono più per il bunga bunga io. Senti. Voglio vederti danzare nel buio. E il bello è che non viola copyright. L'ho fatta io. È tutto a posto. Questa è bella gioia. Sei antico? Sì, ma io apprezzo alcune cose moderne. Tipo a livello tecnologico. A me la roba tecnologica è sempre piaciuta. Mi diverte proprio. Mi piace proprio la tecnologia. Cioè, mi ci trovo fin dall'inizio, fin da piccolo. Vedevo una cosa tecnologica e dicevo, sono quasi Gen Z io a livello di amore per la tecnologia. Sono quasi un Gen Z, ma non sono un Gen Z. Diciamo che... Ma guarda, anch'io, Leonardo, mi spiace che la domenica e il sabato non ci sono. Sai, mi guardo lo sport, mi vedo alcune cose. Ma anche voi, ragazzi, anche voi guardate lo sport, fate le vostre cose, giustamente. Ah, voglio provare st'arma. La Viper. Poi l'ho colpito lì, dove fa male. Ma se io faccio una wombo combo. Bello. E lei? Faccio usare questa qua di formazione. Ma quanto adoro Liara! Ma
Quanto adoro Liara. Cecchino, facciamo cecchino, dai. Non ne vedo la testa. Voglio colpire in testa. Ti guardi le freccette? No. Però sai che ho visto che trasmettevano il rally, ma il rally con la pioggia. Ma non è bello da vedere, è più bello da giocare secondo me il rally. Scambi? No, quelli no. Ma poi non ho nulla da scambiare, quello è il problema mio anche. Non c'è neanche... Cioè, cosa scambio? Le carte, le figurine? Cioè, cosa devo scambiare? Non c'ho manco le figurine da scambiare. Le figurine del baseball, tazza, vero? Vedevi quello? Scambiare le figurine del baseball. E vedi ancora quelli che scambiano figurine di baseball a proposito? C'è un periodo che eri rimasto coinvolto da ste figurine sul baseball. Devono essere state parecchio belle. Ma no, io sono molto possessivo. Quel che è mio è mio. Che poi non è mia. Vabbè, però intendo nel senso, ho il diritto di... Vabbè, non ho di... Oddio, come scomodo parlare del 2025. Non si può dire che qualcosa sia proprio. È terribile, cioè nel senso... Puoi dire la mia ragazza, ma non puoi dire è mia, nel senso, vabbè, hai capito cosa intendo. Ne hai messi, ne acquista su eBay? Ah, vabbè, buono. Sì, baseball, belle maglie. Liara ripara la tua. Oh mamma mia, ma chi è dei due che è più bravo a riparare roba? Liara? Nessuno dei due. Ma andiamo James. James, you're up for tower repair. On it. Might take me a while, but I'll do my best. Cioè non sono dei tecnici loro. Ready, Liara? You bet. Let's take these monsters. Stay this ah no. Ha fatto il power up sulla faccia. Sulla testolina. Sono dolci sti nemici, vero? Ho sbagliato, ho usato il pronto soccorso. Boia. Choc slam. Wow. Ho fatto la choc slam prima, è stato bellissimo. Ma Liara è brava, Liara è brava, ragazzi. Stasi. Ho colpito il testolino, sì. È bello fare il cecchino, È bello questi giochi. Hai detto hit, sport noioso. Lo sport è noioso. Secondo me il baseball non è molto bello, non è entusiasmante il baseball. Il basket è una goduria, c'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da vedere. Baseball, secondo me, devi aspettare l'azione. Football è interessante, il football, ma anche lì devi aspettare l'azione giusta. Però può succedere in qualsiasi momento nel football. Il football è un po' una sorpresa. Può succedere di tutto, può non succedere nulla. Ripeto, mi trovo bene con quest'arma qua. Proviamo anche con lui. Ma perché, scusami, non sto usando Liara, ma sto usando lui. Wow, li fa volare. Vola. Sì, adoro quest'arma. Questa potere, scusate. Mi trovo bene, sì. Matteo, ricordi che gioco così su PS2? No, non so cosa. So che erano usciti tipo 7-8 giochi. Il football è come il calcio, secondo me ci assomiglia. È meglio del rugby, personalmente. Poi ovvio che i fan di rugby mi storceranno il naso. Diranno, ma Jack. Cioè, diciamo che preferisco sicuramente il football, perché il football è più fisico, è proprio più bello. È il numero per domani. Leonardo, ricordamelo domani, il numero di Final Fantasy. Purtroppo neanche questa settimana non abbiamo vinto. Ho guardato i risultati. Domani sì, c'è Final Fantasy, iniziamo prima. Comunque, che gioco era sui fuochi d'artificio? Sono curioso. Voglio vederlo. Fantavision, sì, l'ho sentito nominare. Ma che gioco? Sì, forse era una demo tecnica. O era proprio un gioco. Non so dirti se sembra più una demo tecnica di un videogioco, però sì. Il gioco sui fuochi d'artificio, ma che roba. Beh, la copertina è bella, ragazzi.
Eh sì. Mamma mia. Mica male, veramente, mica male. Un gioco tutto sui fuochi d'artificio. Perché c'è anche lo spazio? Perché ci hanno aggiunto i robottoni? Io non capisco mai. Ci sono giapponesi, si devono aggiungere i robottoni ogni volta. No, quelli no, tazza, no, quei numeri lì non sono completi, Se devono esserci 4 cifre, quei numeri lì li conosciamo da vecchie pubblicità. Beh, però è un bel pensiero. A me mi è rimasto impresso il Journey, che era su PS3, credo. Journey. Ed era un gioco particolare perché appunto non avevi una trama, andavi in giro, esploravi il deserto, facevi cose, diciamola così. Sì, la cittadella ci siamo stati come Tino. Non è mica male andare alla cittadella. Nuovi spallacci. È il momento di fare casino. C-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio. Oh boia. Ma neanche l'ho usata e mi ha dato. Canna estesa per fucile di precisione, ok. La canna estesa. Ok, giudicato. A vedere, modifiche armi. Ok, perfetto. Aggiudicato, abbiamo un po' di roba. Cos'è questo? Fucile a pompa. No, che poi vabbè, stavo dicendo una parola, non devo dire. No, comunque no. Fucile a pompa per ora ne facciamo meno. Come no? No, tazza, no. Sì, lo so. 100.000 lire al minuto. Sì, è vero, me lo ricordo, c'erano queste pubblicità. Ricordo che ce n'era una rete interessante in Piemonte, insomma, che appunto c'erano sempre queste pubblicità qua. Io penso che non ho mai più visto TV locali, ma sono anni che non vedo più, perché ormai tutte televendite ormai. Tasto 4, certo, tasto 4, console preferita, non ho dubbi, ormai sono arrivato, Matteo, a considerare la PlayStation 2 la mia console preferita. Praticamente la PS1 è stata una console che mi ha fatto innamorare. Allora, torniamo più indietro, devo raccontarvelo, se vi interessa ve lo racconto volentieri. Aspetta. Collaborazione. Ecco qua. Console preferita. Ragazzi, lo metto anche come messaggio, se volete dire la vostra, io rispondo a Matteo. Allora, diciamo che per me i videogiochi erano prima un passatempo, un hobby all'inizio. Erano giochi tipo Prince of Persia, l'originale. Erano giochi, mi piacevano, ma non ero innamorato di videogiochi. Ho anche Super Nintendo. Andava benissimo, c'erano dei giochi bellissimi, Super Mario World, Donkey Kong Country, però non ero proprio ancora innamorato di videogiochi. Ma quando ho preso il Nintendo 64, ragazzi, è stata una cosa incredibile. Io ero andato in un negozio, così, forse per prendere roba per il PC, non mi ricordo ragazzi, per prendere un gioco. E lì c'era in esposizione Nintendo 64, ho provato Super Mario 64, io ero sorpreso, non avevo mai visto un gioco con quel tipo di 3D, con quelle visuali. Faccio vedere cosa intendo, perché per me è veramente un qualcosa di unico. Cioè oggi non si vede nulla di speciale, oggi non ti sembra una roba speciale oggi, se tu lo vedi oggi, cosa c'è di strano? Ma all'epoca, Castle. All'epoca, vedere questa grafica qua, vedere questo luogo, esplorare, cioè era come essere dentro. Io non lo so spiegare, non l'ho mai chiamato, perché poi mi risponde quello che spinge, no? Quindi no, risponde quello che spinge, tazza. No, quello non va bene. Allora, praticamente era un'emozione pura, veramente un'emozione incredibile, io non so come spiegarlo, era proprio unico, cioè unico veramente. Un'esperienza incredibile. Cioè, e quindi mi sono innamorato con la Nintendo 64 e con Super Mario Kart 64, ovviamente. C'erano su quei giochi che mi hanno fatto innamorare veramente della passione. E ho scoperto che era una passione. Io facevo anche le recensioni ai tempi su un giornale. Vorrei trovare quel foglio, quel quaderno, non so che fine ha fatto. Un quaderno dove ho fatto la recensione, messa scritta da me. C'erano le recensioni dei giochi scritte da me. E io le facevo già ai tempi. Poi siamo andati su PlayStation 1. PlayStation 1, capolavoro. Il primo gioco che mi ha fatto innamorare era FIFA 98, ovviamente. FIFA 98. Aspetta, Road to World Cup, attenzione. Questo qua. Poi mi aveva sorpreso perché c'era la telecronaca in italiano, che è una cosa che ancora apprezzo tantissimo.
io adoro le telecronache in italiano nei giochi, sono sempre qualcosa di unico. Bellissime, veramente bellissime. Poi abbiamo anche altri giochi che sono arrivati. Final Fantasy VII è stato il gioco che mi ha fatto fare proprio il passo avanti. Però se devo dire una console, io dico, a parte Resident Evil 2, Resident Evil 3, devo dire la PlayStation 2 perché era proprio completa, miglioravano i comandi dei giochi. Gli altri numeri per te sono banditi. No, perché devono essere banditi? Solo quel comando lì. E che cavolo, tazza. Ecco. Quindi non lo so, veramente, ripeto, la PlayStation 2 rimane la mia console preferita. Devo dire, la PlayStation 3 per me è stata un po' una delusione. Ho amato tanto la PSP e il Nintendo DS. 3DS è un'altra delusione per me, perché non mi stimolava quanto il DS. Il DS era geniale, innovativo. Il 3DS era solo una cosa col 3D che poi nei giochi hanno smesso di usare. Poi hanno fatto uscire nuove versioni, nuovi modelli. La PS2 era molto vasta, è durata anche di più come epoca, generazione PS2. Ci sono giochi considerati brutti dalla massa, ma che a voi piacciono particolarmente? Sì, Kevin, te ne posso dire uno, ti faccio anche vedere, fammi cercare. E mi sorprenderà perché è della BioWare, a me è piaciuto, l'ho platinato. Dragon Age The Vanguard, a me è piaciuto. Ripeto, ho adorato in particolare un personaggio che era uno di questi, era uno dei guardiani, e io l'ho adorato tantissimo, veramente. Mi è piaciuto tantissimo, ha tanti problemi, tanti dialoghi, però è bello, cioè ti fa sentire il peso delle tue azioni, come in Mass Effect 2. Ripeto, io lo difendo sto gioco, non lo difendo spada tratta perché ha un sacco di difetti. C'ha un personaggio che non mi piace come è scritto. Secondo me non è neanche rappresentativo come doveva essere. Doveva essere un personaggio rappresentativo, innovativo, e secondo me in realtà non ha fatto un grande servizio. Vabbè, però non sono io che devo giudicare. Sì, il Dreamcast è stato sfortunato. Devil May Cry, sì, Right to Hell Retribution. Devil May Cry DMC è meglio di quello che dicono, sì, hai ragione. DMC, faccio vedere DMC. È molto bello secondo me. Non so, l'hanno criticato perché Dante non è Dante, è vero, è come farti uno Snake che non è uno Snake, però non è un brutto gioco, onestamente non è un brutto gioco, lo ripeto. Aspetta, mi sono seduto per 3 minuti a 3 a chiedermi soldi. No, veramente, cavolo, ti siedi e ti vengono a chiedere i soldi. Lo so, ma era veramente considerato un gioco brutto. Io penso, ai tempi lo promuovevano, Clive Barker Jericho, ai tempi lo promuovevano come gioco. Poi cos'era l'altro? Era Man of Army, Army of Two, penso Army of Two, che è considerato un brutto clone di... Sì, questo qua, era considerato un brutto clone di Gears of War. A me era piaciuto, ragazzi, e ovviamente uno dei giochi più criticati, che era Dante's Inferno, a me era piaciuto. No, PS3, non PS4, PS3. A me era piaciuto, ragazzi, a parte ovviamente certe cose assurde stile God of War che c'erano lì dentro. Non male, sì. Metal Gear Rising, a me è piaciuto tantissimo, ma Rising tecnicamente non era poi così considerato brutto, anzi, solo per la colonna sonora meritava. Jack the Ripper è veramente una roba incredibile, cioè, e oltre al boss finale, eccolo, ma guardalo, è adorabile, ragazzi. Come fai a non amare quest'uomo? Cioè, amare o odiare, nel senso, come fai veramente? Perché non ti viene... Cioè, è fantastico. Io adoravo questo qua sulla sinistra, questo qua, non mi ricordo mai il nome, Monsoon forse, era quello combattente, forse Monsoon è la ragazza, non mi ricordo più, però era veramente divertente combatterli, il combattimento bellissimo, assolutamente. Ma non stavo condividendo lo schermo, scusatemi. Dicevo, io ho adorato Metal Gear Rising, veramente. Questo personaggio qua è fantastico, anche i discorsi che fa, dice delle tante boiate, però ripeto, è uno spettacolo, perché è quel classico villain che vuoi sconfiggere. Ma questo qua era veramente fantastico, questo qua sulla sinistra era veramente fantastico. Adesso sì. E non mi era scattata la schermata video, scusatemi. Vediamo se mi sono perso qualche altro messaggio. Fatemi vedere. No, a posto.
Ripeto, veramente, io ripeto, ci sono tanti giochi che secondo me meritano rispetto. Come voi sapete, io ad esempio lo dico sempre a livello sportivo, e Tazza approverà quello che sto per dire, io è da una vita che cerco di riabilitare la figura di questo calciatore che in Italia è trattato da schifo e in Brasile è considerato una leggenda, che è Vampeta. Lo dico sempre, la stessa cosa, sarebbe bello riabilitare qualche gioco. E devo dirvi una cosa, io ho giocato a uno dei giochi considerati più brutti di sempre, e ai tempi anche Farenz ci fece dei meme assurdi prima ancora che stessero i meme. Lost via Domus. È un gioco brutto, rimane un gioco brutto e il finale fa schifo. Ti aveva detto, questo finale ti rivela delle cose. No, non è vero, non credeteci. È un gioco brutto, però ci ho giocato lo stesso, non è il più brutto che ho giocato. Esatto, proprio quello, è proprio quello, Kevin. Volevo dirlo, ma non sapevo se potevo dirlo. Anche graficamente non è così terribile, neanche graficamente, un gioco della 360. È vero che, guarda, sono loro, i personaggi sono loro, non puoi dire dude, sono loro, ragazzi, sono sempre loro. Io faccio ancora The Sims, ragazzi, io vorrei tornare, ma non perché devo aspettare di liberare un po' di spazio sulle live. Quando finiremo Mass Effect lo riporto volentieri, The Sims 4. Sì. Era anche il mio youtuber preferito. Anch'io oggi, onestamente mi piace sentirlo parlare, per me è una persona razionale, ha quell'ironia che non offende e soprattutto ha un modo di trattare il pubblico che mi piace, onestamente. Io non posso dire che mi ispiro a lui perché abbiamo due caratteri opposti, però mi piace, mi è sempre piaciuto Farenz, sono cresciuto con i suoi video, sono cresciuto su YouTube, ovviamente, ero già grandicello. I need someone, I don't care who, as long as they can get us the Turian resources. Finiamo questa missione. I'm on it, Shepard. We'll find you the È Garrus, vero? Sento la voce. È tornato Garrus! Vakarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Finalmente! Parlavo di Farenz. Parlavo di Farenz. A me piaceva. James, this is Garrus Vakarian. He helped me stop the Sì, era una bella rubrica. Io adoravo anche le sue top, perché lui non erano top dell'anno, top di quello che giocava lui. E c'era sempre Gears of War nei primi posti, Gears of War andavano sempre su. Sì, certo, anch'io, Matteo. Almeno diceva, io non è che pretendo che voi siete d'accordo, almeno uno che lo dice. Non è come gli altri, ma è così. No, a lui piaceva. Io ho la mia opinione. Se non vi piace, è la mia opinione. Giustissimo. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted Che poi era i tempi prima delle monetizzazioni, quindi ragazzi lui lo faceva per passione, lo faceva prima che ci fosse la monetizzazione, tutte queste cose qua. Certo non ci può sempre essere d'accordo su tutto, ma anche se vi chiedete 20 opinioni su cose, troverete anche qualcosa con cui non siete d'accordo con me, ma ve lo prometto. Ah, me le ricordo, Matteo, sì. Un po' meno, guarda, io preferivo vedere quando c'era lui da solo, onestamente, però aveva la sua cricca di amici. When both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy. Ricordo che poi uno dei suoi mod diventò un youtuber abbastanza famoso, ma Primarch Victus. That should be something to abbiamo bisogno di lui. Unconventional thinking might be the only way to save Palavan. Per salvare Palavan dalla Terra. He'll do whatever it takes. Reminds me of an old human Spectre I knew. Sono ancora io, lo spettro umano. Sono ancora tornato Spettro, Garrus, non è una volta fa. La boss fight, proviamo. Comunque sì, se avete ancora in mente dei giochi che sono considerati brutti, ma che sono, se a voi sono belli, ditecelo. O che vi sono piaciuti a voi, poi chi se ne frega dell'opinione degli altri se vi piace a voi, scusate. Ah sì, ne ho uno io, l'ho visto in una classifica come uno dei giochi più brutti di sempre. Non sono d'accordo. Faccio vedere. Garrus, you said you were with Victus this morning? Eccolo qua. Yeah, but we got separated. He went to both. Questo gioco che sto per farvi vedere della serie Silent Hill l'ho visto come peggior gioco dell'anno in una classifica. Io non concordo. Cos'è un drago meccanico?
C'è di tutto qua. Non ci facciamo mancare nulla, questo gioco. General, tell Primarch Victus will rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing Quel is. coso. Coming, Garrus? Vieni, Garrus. Are you kidding? I'm right behind you. Gli copro le spalle, io adoro Garrus. Eccolo, lo faccio vedere. Questo gioco che dico io, Silent Hill da un puro, è buggato. Un sacco di volte ho dovuto togliere il disco e rimettere il disco. È buggatissimo, però ragazzi è bello come trama. Tu sei un condannato che scappa, la poliziotta ti dà la caccia e giustamente ti deve riportare alla carceriera, ed è strano, è disturbato, è tantissimo. E penso sì, è stato pesantemente revisionato per funzionare male sulle console. È vera sta cosa, ragazzi, è vera, però a me piaceva. Non era un gioco così orrendo come dicono, onestamente, non è un gioco così orrendo come dicono. Aveva, vediamo qua, il villain. C'era questo qua, il Boogeyman, ragazzi. È una copia di Pyramid Head, ma è bello. È l'esecutore, tu sei un condannato, è ovvio che ci sta. E poi ci stava l'Otherworld. Ci stava l'Otherworld di questo gioco che era veramente bello. Era strano, era bizzarro. Molto molto bizzarro l'Otherworld di quel gioco lì. Mi piaceva, ripeto, io non so perché. Sì, lo so perché è buggatissimo, lo so perché l'hanno criticato così tanto. Ancora abbiamo perso contro Bella Gioia. Mamma mia, devo abbassare il potere dei boss. Un po' esagerato, ma aspettavo, ma saremo almeno in 10 nelle boss fight invece. Garrus, è tornato il buon Garrus. Ora ci facciamo valere noi. Base. Ok, qui si fa sul serio, Si fa sul serio. Non è una copia. Hai ragione, Kevin, me ne ero dimenticato questo dettaglio, hai ragione te. Jack, c'era Dark Apes, The Fate of Evolution. Voglio vederlo. Era un so bad so good, trash ma divertente. Sì, esatto. Vediamo Dark Apes. Ah! È bizzarro sto gioco, è bizzarrissimo. Sì, hai ragione. Non è così terribile, dai. È bizzarro, ragazzi. Sì. Il destino della devoluzione. Ci hanno preso. Quanto ci hanno preso? Quello di Lost era proprio un so bad so good. Quello di Lost proprio davvero era un so bad so good. No, Lost proprio non si potevi fare niente. Era così. Era un gioco proprio fatto malissimo. Però c'erano i personaggi, c'era l'atmosfera. Io mettevo la console in inglese per sentirli col doppiaggio o con le loro voci inglesi. Americane, scusatemi. Un FPS in cui i tuoi nemici non erano zombie o mostri, ma erano persone che a causa di un virus tornavano ad essere primati. Eh sì, quella è la bella cosa. Comunque non vedo l'ora che Matteo giochi a Silent Hill 2, così anche lui capirà, perché è stato un gioco così significativo. Ovviamente porterò il remake, non so quante differenze ci saranno, ma aspetto poco o niente di differenza, mi aspetto veramente poco o niente. E vi dico il motivo per cui mi aspetto poco o niente di differenza. Perché è un remake comunque fedele da quello che ho sentito, perciò non mi aspetto che ti vanno a cambiare le cose. Come idea l'ho sempre adorata. No, beh, è bella l'idea dei... Sì, voglio dire, alla fine anche King Kong è nato dall'idea di un primate come villain. Ci sta. Poi non è un villain tecnicamente, cioè è un villain come lo può essere un Frankenstein, un mostro di Frankenstein. Non è proprio il villain. Ah, io lo vedevo, cavolo, devo andare. Sì, questo l'hai citato diverse volte. Fammi vedere se posso vedere le immagini. Sì, non è così terribile. È un po' crudo, non posso mai vedere, ci sono delle immagini troppo crude, visto che non ho voglia di mettere la tag 18+ oggi, mi spiace. Ho capito, comunque sì. Cultura personale, così capirai sicuramente. Poi starà a te vedere se ti convince o meno, ma secondo me apprezzerai alcune cose, perché è una bella storia veramente. Allora, visto che io sono... Ah, ma si apre questa. Mi spiace che non c'è più Liara con noi, si è spostata. Allora, vediamo Garrus che abilità ha, solo il colpo stordente. Bah.
Anche noi. Noia. Eccolo. No. Sembra che dicono Shepard, ma non dicono Shepard. Ah, i mutanti, ma quanti sono? Cioè, facciamogli usare qualcosa, tipo... Granata esplosiva. Granaten! Ok, su PS2 era un giochino che chiama Motor Mayhem. Era un'arena con i veicoli che si sparavano. Non penso abbia avuto il minimo successo. Sai che mi ricorda un po'... Mi ricordo un po' Destruction Derby, ma... Qui però si spara... Destruction Derby non si sparavano, si spaccavano le balle. Ma sai che mi dice qualcosa sto gioco? Mi dice qualcosa sto gioco? Ah, mi è venuto in mente uno che era considerato brutto, a me piaceva. Però avevo giocato solo la demo. Era PS1 Micro Machines. Questo qua. Mi piacevano sti livelli, che c'era nella demo c'era sto livello delle carte. Considerato un brutto gioco di guida. Brutto, però era carino. C'era carino come idee. Era carino veramente. Secondo me non era così brutto. È vero che io ho giocato solo la demo, ma quel livello lì me lo sono passato 100 volte. Era proprio divertente giocare con questi micro machine. Ci sono giochi migliori, sui macchinine, ovviamente. Oggi. Tipo le Hot Wheels sono buoni giochi, ma veramente sono buoni giochi le Hot Wheels. Scooter Wars e Chat's Quest. Chat's Quest? Sì, ne stiamo parlando a te, Chat's Quest. Un attimino che voglio affrontare qualche nemico, perché altrimenti non finisco questa missione oggi. E vorrei finirla. Ma va giù. Mi sa che devo alzare un po' la difficoltà, altrimenti non c'è neanche gusto. Nel 2 era più difficile. Nel 2 era più difficile. Vi ricordate quanto morivo nel 2? Nel 3 è diventato tutto facile. Bella l'esplosione filogena. No, ma dai. 3 colpi gli tolgo lo scudo. No, non va bene. E vi dico perché non va bene. Perché... Allora, qual è che incenerisce le corazze? No, questo qua. Sovraccarico. Wombo combo. Macchine dei Lego. Mamma mia, veramente? Chissà come si chiamava quel gioco, non lo sapevo. C'era un gioco di costruzione Lego, ma veramente? Ma io lo vorrei oggi un gioco così. Ma quanto sarebbe bello un gioco di costruzione Lego comunque. Fatemi vedere se c'era qualcosa da prendere qua, perché abbiamo sconfitto i nemici. Sì, rifornimenti, crediti, soldi ci servono. Ci servono a iosa i soldi in sto gioco. Lego Racer, ok. Avevo letto una brutta parola invece che Lego Racer, meno male che era Lego Racer. Ah, boia. Stavolta ho detto male io. Allora. Poi vediamo anche il gioco che... Lego Racer, ok, con la S. Ah, ma questo è il gioco di guida dei Lego, però. Questo è il gioco di guida dei Lego. Questo qua è il gioco di guida. Quindi ti costruivi la macchinina. Allora c'è un gioco simile. C'è un gioco simile anche oggi. Ah, PS1. Ah, c'era il pirata. Mamma mia, che nostalgia. Che nostalgia. Era questo qua, Kevin. Vediamo un po' invece Chat's Quest. Ah, beh, carino, dai, carino. Avevo giocato anche a un gioco del Dorito PS3. Non so se lo ricordate. C'erano i giochi gratis, a volte davano, scusami, Xbox 360. Erano questi qua così, sì, erano i vari... Non era questo, Crash Course, esiste ancora, ragazzi. No, ce n'era uno diverso da questo. Non era questo qua, era un altro gioco del Dorito. Pensate che roba. Per me era veramente folle. Ah, dai, ecco, l'ho trovato! Dash of Destruction, trovato! Che roba, ragazzi, c'era il dinosaurone. Tu eri un dinosauro che doveva distruggere tutto. Cosa c'entra con la Dorito? Ma niente. Era un gioco, un monster game, ragazzi. Quanto era bello. Avevi sto T-Rex che doveva distruggere tutto. Io mi divertivo un botto con questo gioco. Ma quanto... Cioè, voglio dire, ma quanto è bello comunque andare in giro con un T-Rex a far danni. Cioè, quanto è bello. Torniamo dal comandante. Generale, dietro la collina ci sta la notte cruca e l'assassina. Eccolo qua. Vabbè, non vi dico mica tutta la canzone. Allora, andiamo.
Ragazzi, quanti giochi che mi avete fatto riscoprire oggi. E poi mi vengono in mente. Se si parla mi vengono in mente da me. Grazie a tutti. È importantissimo. Veramente bello parlare di questi giochi. Ok, torniamo dal generale. Come in. I'm coming. Ok. Generale, non parla della rabbia che sono qua. Sono qua. Oh boia, devo andare alla barricata. Posso arrampicarmi? Sì, a quanto pare. Ok. No, bellissimo, posso usare la turretta. Turrettina. Vabbè, senza pietà, come la canzone di Anna Oxa. Abbasso un po' il volume perché so già che sarà altissimo. Boia. Oh, boia. Sta scappando. Ma non distruggetelo voi. Ah, no. Li faccio fuori tutti di lui, basta buono. James, non atteggiarti. James. Ok. Si chiama James, mitico nome. Who's next? You're next. Oh ragazzi, c'è la boss fight se volete. Boia, cosa ho fatto? Vabbè, ma lì se ne occupano i miei compagni, io devo beccarli qua. Non sono mai stato bravo con questi giochi dove devi usare queste cose. Si è scaricata. Pip. Ah, mi unisco anch'io, non so quanto farò in tempo a far tutto, però. Insomma, beh, grazie per l'argomento sui giochi belli. Mi piace. Quanti giochi che ho scoperto, riscoperto. Se non fosse che sento l'audio in cuffie, mi toglierei le cuffie perché ho mal di testa. Pesante. Sono insopportabili questi. Boia! Ma veramente? Sembrano infiniti. Ci vediamo domani. Leonardo, se devi andare ti lascio andare. Grazie per la compagnia. Mi spiace che devi andare così presto, ma se devi mangiare, mangia. Vai tranquillo, Leonardo. Grazie di cuore. Spero che mangerai bene, solo quello volevo dirti. Nel caso che finisci presto la cena mi trovi fino alle 7. Chi arriva? What is that thing? This is a monster! Ma che bella testolina che c'ha! Bruto con la corazza. Oh, qui c'è un trofeo da fare. Ragazzi. Voglio farlo. Boia. Aspetta, lasciate che... Mettimi carica. Devo lasciarlo attaccare, devo lasciare che mi attacca. Lasciarlo attaccare. Vediamo Kevin. Cosa mi ha mandato? Bravo! Finalmente mi mandi un tuo platino. Grande Kevin. E io devo ancora iniziare l'1. Mamma mia. Se anch'io, Leonardo, è sempre piacevole passare la giornata con voi, davvero. Infatti non vedo l'ora che sia domani, che iniziamo prima. Domani c'è tanto da fare. Bravo Kevin! Allora ci sta qui questo sound per Kevin. Abbiamo battuto la signora dei limoni. Abbiamo vinto in 2. Se non siamo in 4-5 perdiamo. Niente trofeo! Niente trofeo, ragazzi, peccato. Non l'ho fatto io il trofeo, invece c'era da sconfiggere un bruto mentre ti attacca, però ce ne saranno altre occasioni. Ci saranno altre occasioni, ragazzi. L'importante è che iniziamo a conoscere come funziona il bruto. Tu quoque Brutus! Ma certo che sono ben spese. E la trama quindi è pazzesca, come dicono, è un grande horror. È meglio dell'1? Perché l'1 aveva un difetto solo, secondo me l'1. Ma non era un difetto da poco, il difetto... Oh boia! Fatemi togliere la webcam un attimo. Allora, colpo stordente, sovraccarico, ribelle Turian. Questo è importante per me.
Sì. Dobbiamo scegliere bonus dell'arma, sì. Poi mini di prossimità. Munizioni perforanti è una delle cose che mi piace di meno. Sovraccarico questa. Facciamo le combo con lui. Avrei dovuto farla prima. Bella questa. E un po' il gameplay personalmente l'ho apprezzato. Sì, il primo aveva un bel argomento. Meglio del primo sotto qualunque aspetto. Ah beh, allora andiamo sul sicuro, Andiamo sul sicuro. Forza e danno, questo è sempre utile. Poi abbiamo Shepard. Vorrei fare forma fisica, perché se una bella Shepard in forma non fa mai male. Mischia devastante, avevo letto Vabbè, avete capito tutti cosa ho letto. Ok. Avete capito tutti cosa avevo letto, dai. Allora, riduce il ritardo di ricarica degli scudi del 15%. Meglio questa, ragazzi. Mischia, cavolo, è importantissimo. James? Ok. E noi facciamo maestro d'armi. Andiamo sempre. O forse incenerimento. Non so incendiare, no, facciamo maestro d'armi. Perché non so incendiare è cosa che aumenta il numero di cose. Beh, è utile anche questa, però. Non lo so, sono indeciso. Vediamo maestro d'armi cosa ti dà questa. Danno dei poteri. Riduce la ricarica dello scudo. Danno dei poteri. Ma sì. Va bene. Garrus mi insegna che può ancora potenziarsi qualcosa. Ma no, non può potenziarsi nulla Garrus. Non ha abbastanza. Volevo finire sta missione. Vediamo se riesco a fare in tempo. È strano che ti fa partire già a un livello alto. How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Non so perché nel menu c'è Garrus che è tutto trasparente. Sembra tipo sia morto. Non è morto. Te lo porto, Jack. Scooter Wars. Ok. Ah, Ware, ho capito. Cos'è sto gioco? Ma è considerato brutto? Ma no, e mi escono immagini di scooter reali. Aspetta, eccolo qua. Che gioco è? Cos'è sta roba? C'è il gioco degli scooterini. Mamma mia, andavano di moda nel 2006, sì. Andavano di moda, ragazzi, Ma sì. Gli scooter era proprio... C'era il boom in quell'epoca, me lo ricordo. Dopo lì, cioè dal 2000 in poi. Fast and Furious con i motorini. È un'idea. Damn it. Look at Palaven. That blaze of orange. Povero pianeta. Sono nato lì. È nato lì? Mio padre e una sorella. 3 million lost the first day. 3 milioni di morti il primo giorno. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. Non c'è più nessuno. Are you putting up a good fight? For now. Che bello, siamo nel paese natio dei Turen. Guardati anche. Adesso ti chiedo scusa lì o possiamo approfondire un'altra volta. Voglio provare a finire sto livello. Ma quali motorini non mi ha dato una brutta impressione da vedersi, onestamente. Non mi è sembrato un gioco così. Poi magari non so il gameplay, però da vederlo. Cioè, proviamo a fare una combo. Allora, io faccio sovraccarico e sovraccarico. Ve lo spiego perché c'è un trofeo su queste cose. C'è un trofeo che ti chiede di combinare i poteri tecnici 100 volte. Oh boia! Attaccato. Splat. La casa produttrice ha creato altri giochi simili e va peggio. Ci credo io. Non avrei dovuto lasciare la terra, che vuoi. Pensano, lascio la terra, così evito... E invece ci sono... Ma è bello questa cosa che ti dice dove devi andare, come dire. Ci sarà il boss finale, immagino, adesso, di questa missione.
Captain General Victus. Half hour ago, headed south. Okay, good luck. Yes, sir. Datapad, altri crediti per noi. Oh, ma almeno ti dice dove sono i crediti. 75? Not sure. Sounds right. Siamo più che pronti per finire sta missione. È un gioco che per un cinematografo come te sarà il santo graal. E allora devo vederlo. Allora devo vederlo. Io amo la storia del cinema, amo un gioco che avevo giocato sui cinema e questo era veramente bello su PC. Te lo consiglio, ma non penso che su Windows si può ancora giocare. Si chiamava The Movies, io ce l'avevo su disco, The Movies, della Lion Gate. Era un gioco dove tu gestivi il set cinematografico proprio. Pensa che spettacolo. Io ho paura che sto tornando indietro però. So, Commander, you really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers. Allora? Qua? And the Krogan have never forgiven us for the genocide. Right. C'è qualcosa anche qua. Trovato. Era bellissimo The Movie. Sì, era anche difficilissimo, Avevo sempre problemi, dovevo sempre finire a fare film in bianco e nero perché non c'era mai budget. Non diventavo mai ricco. Poi ti gestivi le scene, ti creavi tu le scene, io mi creavo dei minifilm e poi ti potevi vedere i film completi una volta fatti. Pensa che spettacolo. Cioè, quanto era bello. It's clobbering time! Dietro di me? Perché dici dietro di me? Che poi sono davanti a me. Ma sono arrivati i nemici. Cannibal. È la combo perfetta questa. Predatore. Ciao. Move it! Keep on moving! Allora, per la corazza bisogna usare l'inceneritore. Boia! È qua che vorrei fare sto salvataggio. Allora, caricami. L'ho sconfitto ma non stava caricando me. Ci riuscirò però poi. L'importante è sapere che posso farlo sto trofeo, a forza di provarci, ma poi ci riuscirò, avrò un po' di fortuna. Mamma mia. Certi giochi erano veramente indimenticabili, tanti progetti, tante ambizioni. Se ci fosse stata una cosa come la patch a quei tempi, tanti giochi sarebbero migliorati veramente, non ho dubbi su quello. Allora, se hanno degli scudi io devo usare incenerimento. No, sovraccarico. Questo va bene per gli scudi, vero? Sì. Se è una macchina da presa. Sì. Peccato che qua. Devo ancora. Io voglio far fuori questi qua mentre mi caricano. Però non riesco. Ma poi alzo la difficoltà, poi finita la live. Non ammazzatelo. Oh, yeah. Se lo facevo mentre mi caricava. Ma devi caricare me, non lui. Ora devo far fuori. Sì! Fatto! Nell'occhio del ciclone! Non era così difficile, Non so se riuscirò a platinare anche questo. È più difficile del 3. Più difficile del 3 da platinare. Alcuni trofei sono un po' una grana, dico sinceramente. Allora, facciamo di nuovo la combo. Selettore. Questo qua. Ce ne sono alcuni che sono veramente tosti. Cos'ho in mano? Dove sta? No. Ah, questa si carica. Pazzesco. L'ho già finita. No. Che succede qua? Esplode tutto. Vabbè ragazzi, ma io mi diverto quando c'è a sparare roba così. Cioè alla fine è un gioco più ignorante rispetto al primo. Proviamo. Hai visto Kevin che abbiamo vinto prima, Abbiamo vinto. Com'era? I was an atomic mutant. Ce l'ho qua. I was an atomic. Trovato. Sì.
Sì, ha il suo fascino. Sì, è proprio Godzilla. Cervello volante. Che roba! È strano. Non sembra un gioco fatto bene, però porco cane, le idee ce le ha. Lo ammetto. Bella sta visuale. Si è buggata 3 volte. Arrivano i nostri amici. Yes. I'm Commander Shepard of the Normandy. War of the Monster, sì. Ha senso. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Fianco destro. Fianco destro, fianco sinistro. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fedorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Ok. PC o PlayStation? War of the Monster? Devo vedere. I'm Primarch of Palaven. Negotiating for the Turian. PS2. Yes. Ma è un Gundam? Lo faccio vedere sto gioco. Lo faccio vedere. La gallina ringraziata, il boss più forte del gioco. È tutto ciò che ho. This is crucial. I need you on top of your game. Are you in or out? What's your tone, Commander? Oh. Look, you've met the Reapers head on. You're overqualified. You see this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Quando il gioco si fa duro, la coda va tirata meglio. Give me a moment to say goodbye to my men. Goodbye. Goodbye. Without him down here, there's a good chance we lose this move. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed C-Sec officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah. I don't know, Garrus, but I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Oh, finalmente. Ce ne andiamo da sto pianeta. One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't finché il mio pianeta brucia. Vuole che risalviamo il pianeta. But if the pressure could be taken off Palaven. That's a pretty tall order. Sì. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us. Convinca ad aiutarci. The Krogan. Krogan che aiuta i Turian. È una bella cosa. Sono stati i Turian a spazzare via i Krogan. E ora vogliono l'aiuto dei Krogan. Gli diranno sì, con piacere, anche oggi. Nuovo acquisto. Porta a bordo un ufficiale veterano, che è Garrus. Ragazzi, Garrus è il top. I apologize for being so frank, Commander, but your plan feels doomed to failure. We know. We've been there before. Perché? But Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Solarian Dalatras is livid. Ciao Francesco! L'Italia Rugby ha battuto l'Australia, finalmente. Con un leggero ritardo rispondo a il papà di Dead Rising. Bello Shadow of Rome. No, neanche io non so come è nato Shadow of Rome. Però lo conosco. Era su Xbox, mi ricordo. Ma che cavolo è successo alla mia webcam che va in giro da sola? Vabbè. Se ne va. Va a farsi il giro. Un gioco. Ma fammi vedere. Infernal. Infernal. Ma sai che Infernal forse era famoso? Sai che forse è un gioco per PC storico che se ne parlava male su una rivista nei tempi di PS2 Shadow of Rome. Ah, PS2, ok. Allora non è quel Rome della Shadow of Rome. È vero! Sì, PS2, sì. Però c'era anche su Xbox 360, sono abbastanza sicuro di questa cosa. Magari no. Mi sa che... Io mi ricordavo sto gioco su Xbox 360, mi sa perché. Ah sì, era quello...
romano. Non era un'idea buona, soprattutto perché chi è che non ama l'antica Roma, ragazzi? Chi è che non ama l'antica Roma? L'idea è buona. Tu mi hai detto invece Infernal. Beh, la copertina è interessante. Che strana ambientazione. Sembra bello da vedere così, È un nome conosciuto con Shadow Rome. Non l'ho mai giocato, non ho sentito. Neanche io non ho mai sentito parlare male di Shadow Rome. Però sì, in effetti, vederlo così. Forse sì, forse c'erano delle critiche. Qualcosa c'era. Che casino che sta venendo fuori. A cercare di convincere i Krogan ad aiutare i Turian. Una barzelletta. Ciao, vi abbiamo spazzato via, ma ci aiutate? Ma perché no? The Reaper weapon nicknamed la Black Star. Metagel is a genophage bioweapon was once believed to be... È un gran gioco Mass Effect, come dico sempre. A proposito, possiamo parlare con i personaggi che abbiamo incontrato? Commander, thank you for allowing me the use of your ship and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about... Perché ha una doppia voce lui? Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari counselor won't be joining us. Lui ha la voce doppia. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. E voi che lo vedete in differita? Quale vi piace di più? Comunque cosa ne pensi, Francesco? Soddisfatto quindi dell'Italia? Se non sbaglio guadagna una posizione nelle divisioni, se vincendo sta partita. Sembra di capire che era importante. Aiuto Turian per la Terra. Vabbè, la Terra la salveremo, ci proviamo alla fine del gioco. Non prima. If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm... Mi disturba la seconda voce in sottofondo. Casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men. So there's no doubt to the last soul. Cavolo, non puoi dargli torto, I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. You are empty. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader. Yet your people... Cavolo, Fiar era incredibile come idea. Anche la villain. Da paura. Sto periodo pensa che sto cercando libri o serie per approfondire di più la storia di Roma. Ah, c'era un libro che mi hanno consigliato, sto cercando di ricordarmi come si chiama, era la storia di mercenari barbari. Prova a cercare. Dai un secondo, sì. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Ok, ti dico subito come si chiama, tanto lo sto trovando, ho dovuto fare una ricerca. No, non è questo. Un attimino, sto cercando per... Eccolo, l'ultima legione, Valerio Massimo Manfredi. Ok. Sì, te lo scrivo, te lo scrivo. Simo, te lo scrivo. Questo qua me l'ha proprio consigliato fortemente. Se vuoi proprio leggerti qualcosa di pazzesco, scritto bene e con enfasi. Thank you, Primarch. Simo per te. And mine with Earth. Sì. Era proprio questo. Deve essere proprio pazzesco. Sempre di Manfredi c'era anche il libro sulla storia di Alessandro Magno, che è una roba incredibile. Perché è vero che è bello vedere i romani e tutto, ma
la storia di Alessandro che ha ispirato tanti come Cesare, ha ispirato Napoleone, cioè è importante che Alessandro, perciò è bello. Manfredi è veramente un bello stile. Io ogni volta che leggo dico, ma come fa a scrivere così bene una persona? Come fa a sapere tutte queste cose? Veramente Manfredi, sì, ma ci credo Lio, assolutamente è un gran libro. Per questo che lo voglio poi. Avevo letto qualcosa a casa di un amico. Devo andare. Vabbè, vediamo se il purgatorio. Aria. È sempre lei. Richiesta d'aiuto mittente bloccato. John Doe. I medici dicono che posso ricevere visite. Oh, Kaidan, finalmente. Questo è un indirizzo valido? Tain, finalmente. Ah, è alla cittadella. Sì, un attimino che... Oh, boia, sono le 7, faccio in tempo, va bene. Direi che ci fermiamo qua con questo blocco della Normandy. È un bel modo, è un bel punto in cui staccare. Così posso vedere un attimo quello, va bene. Sono soddisfatto, dai, è un'altra missione di trama fatta. Sapete ragazzi che io in questo periodo sto anche giocando a Crusader Kings 3, che è veramente incredibile. È difficile, è difficilissimo. Difficilissimo come gioco, però. Allora, fammi vedere You Are Empty. Va bene. Allora. Non sembra per niente un brutto gioco. Non sembra per niente un brutto gioco. Non ha nulla di brutto. Non sembra proprio un brutto gioco. Non sembra proprio un brutto gioco, ragazzi. Anzi. Ha il suo fascino. Ovviamente non sembra un gioco con spese folli, spaccamascelle come denaro speso, ma che se ne frega, è bello. Sembra molto bello. Va bene ragazzi, vado in chiusura, vi ringrazio di tutto. Domani inizio prima, spero Lio che ci sentiremo domani, se il mal di testa mi dà un po' di tregua, spero proprio di sì, di solito me lo dà. E vi ringrazio, vi auguro buona serata. Kevin dice di Fear ho preso la trilogia per PC a pochi euro, sempre apprezzati. Sì, ma Fear non è male, sempre piaciuti quei giochi. Anche se Fear c'è da dire che il primo gioco era molto ripetitivo, ma non è un grande difetto in un gioco simile. Non pensate che sia un grande difetto. Unici pre quello che non nomino, BioShock, Fear e Fondly. Sì, è una bella idea. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Domani inizio prima, perciò tanta azione. Torniamo a Eorzea su Final Fantasy, anzi andiamo a esplorare un altro continente. Buona serata a tutti e divertitevi.